Bentornati a tutti, Lucky Top Deckers, e benvenuti ad un nuovo fantastico draft di Kami of Lucky Top Decks. Siamo qui arrivati a Platinum Tier 1, a onor del vero. Questo mese non ho giocato troppo, però l'obiettivo resta sempre quello. L'obiettivo resta sempre quello di raggiungere la Mythic Tier e lo dobbiamo fare il prima possibile. Mancano 19 giorni, possiamo farcela, ma richiederà dell'impegno. Per poterlo fare, hello, good evening a tutti quanti che vi siete appena connessi. Per poterlo fare, dobbiamo giocare Premier e dobbiamo fare un bel risultato in Premier, sperando di non finire nel solito Pentacolor Town, come sto draftando ultimamente. Allora stream ancora? Absolutely yes. Kami può prendere delle pause momentanee, ma prima o poi in qualche modo ritorna sempre da voi, perché come vi ho detto non vi libererete di Kami of Lucky Top Decks. Hello a tutti quanti. Na Forza Town? Vediamo cosa ci dice il pod, vediamo cosa ci dice il sit. Come sapete la mia filosofia, la mia identità nel draft è quella di non forzare quasi mai, ma sempre cercare di vedere cosa è aperto al tavolo, cosa sì, cosa no, e interpretare quali che sono i segnali che mi vengono dati dalla destra o dalla sinistra nella seconda busta. In questo caso specifico apriamo una ottima busta, perché troviamo le Ninja's Blades, che è una rara... non è una bomba di per sé, però è una ottima carta. Già era sì una 2-2 a 3, però è l'abilità di fare pesco scarto, se riesce a connettere, insomma, in blu nero, in rosso nero, in determinati archetipi. Questa qui è una carta molto noiosa, perché 2 come re-equip è molto molto cheap e quindi può dare le sue soddisfazioni. Abbiamo anche Cloud of Darkness, che probabilmente se andassimo a vedere le stats su 17 Lands troveremmo che è la carta con la win rate più alta tra tutte quante quelle nella busta. Tuttavia c'è anche Summon Ferrier, che io ritengo essere la common e uncommon migliore probabilmente dell'intero formato, l'uncommon migliore dell'intero formato. E non so adesso quali sono le statistiche precise, ma Summon Ferrier è quasi sempre un 3x1 e tutto ciò che richiede è che tu paghi 3 mana per poterla castare. Tra l'altro good combo con Summon Leviathan, se tu dovessi castare Summon Ferrier di quarto e quindi aspettare un semplicissimo turno, il turno dopo puoi fare Summon Leviathan, rimbalzartelo in mano di nuovo, fare un Leviathan 7-7 e poi ricastare Fenrir e fare tutto quanto ciò che gli effetti di Fenrir all over again tranne il terzo. L'alternativa sarebbe prendere Ignis, ma prendere Ignis e passare Leviathan, che è una ottima carta a sinistra, è un po' nonsensical. A 6 mana fai rimbalzare qualsiasi creatura che non è esattamente Sagin o Ultros e tutte quante le creature tornano in mano ai rispettivi giocatori. È un effetto abbastanza forte, steplato su una 6-6 con Ward 2 che il turno dopo pesca una carta. È vero, esplode dopo 2 turni, però nel frattempo ha già fatto i buchi. Ed è ciò che esattamente serve ad un mazzo UG. Ignis sul wheel, magari, sarei contentissimo. È esattamente ciò che serve a UG, ovvero un reset dell'intero board per darti il tempo necessario per poter arrivare nel late game e quindi far valere la tua card quality dei drop più alti. E quindi il giocatore di mono white che giocherei Gaelicat, tutti quanti job select, tu li rimbalzi l'hero in mano, gli hero e non gli equipment, e quindi insomma è come se fosse una pseudo vratta nel blu. Qui le due carte a cui noi siamo più interessati sono Combat Tutorial e Thunder Magic. Non mettete Ethereum Priwen per favore nei vostri mazzi, questa carta non fa assolutamente niente. Cioè sì, fa qualcosa, però costa 6 da castare e 5 da equipare, e per 11 mana sì, ok, è bustato forse Costituzione di una creatura, ma non la rendi evasiva, e quindi nel limited competitivo questa carta è as a matter of fact ingiocabile. Thunder Magic Combat Tutorial. Thunder Magic è una carta migliore di Combat Tutorial, però Combat Tutorial fa seguito al pick di Summon Leviathan e quindi vorrei il più possibile rimanere focused.
Potremmo, sì, UG ovviamente si splasha, si porta verso lo splash del rosso, quindi Thunder Magic potrebbe essere giocabilissima, però chi lo sa, magari facciamo UG puro, qui adesso il pick è assolutamente Gob. Le due carte più forti della busta sono probabilmente Daily Dispute e Final Days, però queste portano più verso un BG rispettivamente per Final Days e BR rosso-nero, quindi o bianco-nero per quanto riguarda Deadly Dispute. Mamma, guarda, un draft. 11 mana perdi la partita, Ethereum Privet, absolutely. Quindi penso che se faremo stick to the game plan e prenderemo un bellissimo Gob Gardener che il verde vuole fare sempre, sempre di secondo, perché non solo il rampino, ma anche 1-3 come stats, dal momento che il formato è pieno di 2-1 per 2 è una carta fantastica. Ci sono indicazioni per cambiare, per switchare colori. Ectise, quinto pick, ci potrebbe stare, provare a fare magari un blu nero, Ectise anche decente con Combat Tutorial, perché fai card advantage, ovviamente fai scartare una carta all'avversario, tu ne peschi due, metti un pallino su Ectise, diventa una 2-2, diventa una carta di Magic. Tuttavia prenderemo Bow, perché Bard's Bow è una carta importantissima nei mazzi, nei green based che vogliono essere lenti, che vogliono arrivare nel late game, che vogliono castare le bombe da late, perché è una 3-3 con reach che in più dà reach alle creature consecutive. Entro nello stream e fa primo pick Ferrir, coincidenze? Je ne sais pas. Gratia all'inizio si pensava fosse una signora carta, a me in realtà piace solo ed esclusivamente in bianco-nero, perché tu devi voler sacrificare attivamente le tue creature per poterla sfruttare appieno. Qui potremmo fare un po' di change of plans, perché Phantom Train è una carta fenomenale e potremmo ancora andare a finire in BG. BG ha tanti pezzi da sacrificare sopra Phantom Train. Alternative non ce ne sono più di tante. Potremmo prendere Tidus e provare a fare Blue-White, ma è un po' late for this. E tra l'altro Tidus ha una percentuale, una win rate abbastanza bassina, anche se io non ci credo più di tanto. Secondo me è semplicemente usato male, perché Tidus è una ottima carta. E alternative potremmo prendere World Map, però noi non siamo ancora committati necessariamente al blu, nonostante il pick di Combat Tutorial e Summon Leviathan. Ovviamente per prendere Phantom Chain io non lo vorrei giocare all'interno di Sultai, quindi UG Splash nero. Per prendere Phantom Chain vuol dire che devo fare un mazzo più low to the ground, con una curva più solida, scurvare con tanti pezzi sacrificabili, eccetera. Quindi nel progetto UG tanti colori attualmente sarebbe fuori, però un pick speculativo, perché non si sa mai. Vediamo. Qui è Thomas Victory, ma sapevo che eri tu, semplicemente dal modo in cui scrivevi, non potevi essere nient'altro che tu. Per chi ha seguito il canale YouTube sa chi è Thomas Victory, è stata la guest star degli ultimi due video, insomma, degli ultimi due video di gameplay. Qui adesso è arrivata una brainstorm abbastanza late, chi sono io per non prendere brainstorm sopra Gone, perché ancora non sappiamo se andremo a finire risultati o meno, ma brainstorm bastano 3-4 effetti lì che shufflano il mazzo e diventa una carta fenomenale. Noi abbiamo già Summon Fenrir e all'interno del verde non è impensabile che ne troveremo altri. Banalmente i Land Cycler, e quindi Balam Garden e anche Ice Flan, ma anche Reach the Horizon a 4 mana, vatti a cercare nel mazzo due basiche o Town, potrebbe essere un modo extra per fare vantaggio con Brainstorm, perché la trick è pescare 3, rimettere le due carte che tu non vuoi in cima e poi ti shuffli il mazzo con Ferrir e quindi le due carte che tu non vuoi le shuffli nel mazzo e si spera che tu non le vedrai più, oppure le vedrai quando sarà sorta la situazione in cui tu le potrai volere. Qui prenderemo Summon Anima, è lentissimo, però nel caso in cui dovessimo andare BG è una carta fruibile. Allo stesso modo qui prenderemo Baron, decimo pick, annotiamo, Baron è una ottima town ed è abbastanza late, quindi potremmo ancora finire a fare Timur, quindi UG Splash rosso tranquillamente, perché al momento siamo divisi un po' tra questo, tra UG tanti splash e BG puro nel caso in cui dovessimo trovare qualcosa che dia consistenza al game plan grindy di Phantom Train, Summon Anima, magari trovare dei modi per fare recursion, chi lo sa. Ci hanno mangiato Ignis, ma va bene, lo sapevamo, Ignis è un'ottima carta, qui prenderemo un Magic Pot for no additional value, e ci arriva Vector come pick 12esimo, quindi non c'è troppa gente perlomeno che fa Town al tavolo, perché altrimenti non penso ci sarebbe arrivata una Town 12esimo pick. Gli ultimi due sono assolutamente inconsequenziali di pick e adesso apriamo questa mano che ha delle ottime carte verdi, perché sia Balamb, T-Rexor che Chocobo Kick che Clash of the Icons sono carte che io vorrei. Clash of the Icons tra l'altro
Ciò che fa all'interno di questo mazzo è dare un turno di più di vita a Leviathan e un turno di vita di più a Summon Ferrir, tra le altre cose. Quindi potrebbe essere in realtà proprio questo il pick, proprio perché è così forte con le carte che noi già abbiamo. Potrebbe anche dare un turno di vita in più a Summon Anima nel caso in cui volessimo andare BG. Ci potrebbe essere una considerazione di prendere il Meg Pixie. Il Meg Pixie è la carta più forte della busta e dire va bene, una di queste carte verdi, una di queste tre Wila. E ci potrebbe stare tranquillamente, molto close tra Clash e il Meg Pixie, una di queste due uncommon. Penso che vorrò solidificarmi all'interno del verde, prendendo Clash of the Icons, però sono aperto a suggerimenti. Se pensate che avremmo dovuto fare qualcosa di diverso, scrivetelo pure nei commenti. Qui ovviamente ci arriva la tartarugona, pack 1, pack 2, pick 2, chi sono io per non prendere la tartarugona? Cosa dovrei prendere? Realms Sketching per fare un altro Summon Leviathan? Sarebbe interessante perché essendo entrambi Leviathan non si bouncerebbero a vicenda e ogni attacco di Leviathan pescherebbe tipo doppio, ce la farebbero? No, non ce la farebbero a pescare doppio. Alternative sarebbero quindi o Realms Sketching o Combat Tutorial. Tutorial su Tartarugona. Tutorial meglio di Tartarugona, ma Tartarugona alle volte vince la partita da sola, dai. Toto, salve salve, let's go, benvenuto tra i Lucky Top Deckers. Voglio dire, non monto UG Ramp e lascio la Tartarugona al tavolo, dai, già, su. Al di là del content, dai, è proprio divertente come concept, no? Cioè, soprattutto se ci passano il secondo Fenrir come pick 3, voglio dire, saremo felicissimi a questo punto. Come fai a non prenderla? Come fai a non prendere la tartarugona? Stiamo facendo UG, dai, tartarugona dentro il mazzo. Easy, snap tartarugona. Quistis cosa farebbe per noi di interessante? Quistis brainstorm? Quistis combat tutorial? Interesting, interesting. Magari Quistis Ice Magic che non willerà mai. Magari willerà questo Gobue, sarei contentissimo. Fairy numero 2, chiaramente uno stream blessed, absolutely, absolutely. You can say that outright. Qui troviamo il nulla, potremmo prendere un'altra town, potremmo prendere il secondo Combat Tutorial. Lo sapete meglio di me che Combat Tutorial è una carta fenomenale, soprattutto fatta sui Gobue di secondo e farlo diventare una 2-4 che praticamente blocca tutto, blocca qualsiasi cosa, Gobue 2-4. Là. Quindi, cosa vuole fare questo mazzo? Pescare, 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 rampare, 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 fare Emmet Selch nel late game. Ok, siamo sul tie, siamo ufficialmente sul tie, perché non esiste che passero Emmet Selch per nessuna motivazione al mondo. L'alternativa sarebbe prendere Xal Greens oppure Summon Shiva. Summon Shiva è una carta media, ha bisogno di altri modi per scomparci, quindi ha bisogno di altri tappini, perché se pesca solamente una carta con Diamond Dust è un po' lenta, fatta di quinto. Ha bisogno di pescare altre carte con ad esempio gli Stuck in Summoner's Sanctum e cose di questo tipo. Syncopate è un mazzo che potrebbe giocare Syncopate, però se c'è una carta che posso splashare è decisamente una carta che dice metti 14 carte nel cimitero e hai vinto la partita, come Emmet Selch. Continuerò a non prendere i Chocobo. Vabbè, qui ovviamente il pick Sleep Magic, perché non esiste che passerò a un mana Source Blushers nel blu. Tra l'altro non so cosa stiano facendo le persone. Chiaramente non blu-verde, hanno preso Ignis e poi hanno passato tutto quanto il blu-verde. Perché insomma è abbastanza greve che ci arrivi Fenrir terzo pick e Sleep Magic sesto, sono late entrambe. Fenrir per me non deve mai andare oltre il secondo pick, Sleep Magic non deve mai andare oltre il terzo. Quindi o la gente sta evitando questi colori oppure non ha capito la vera forza di queste carte. Potremmo prendere il secondo Clash di Icons. In realtà con doppio Summon Ferrer, doppio Clash di Icons è una considerazione. Potremmo in realtà prendere anche Balamb, T-Rexor, Metzelch, torna qui per favore. Anche perché è uno shufflante per Brainstorm. E dal momento che ho già una copia di Clash, adesso prenderò Balamb. Ovvero esattamente la scelta che ci eravamo posti come primo pick, però ripresentata la stessa, un po' più late. Potremmo prendere adesso Precious Wanderings e fare monoramp into Adamantoise, però vorrei anche una certa componente di card draw, però abbiamo già Brainstorm e doppio combat tutorial per fare card draw. Stavo parlando ovviamente di Dreams of a Laguna. Potremmo anche prendere il secondo bow, però Wanderings con tutte quante le town a me non dispiace. C'è tornato il T-Rexor, lo prendiamo, siamo felicissimi. Ciao Kami, gasato per Edge of Eternities, absolutely, ottimo, ottimo set. Spero che sia un limited bello tanto quanto... Questo qui è un rampino nel blu nel frattempo, Realm Sketching. Tanto quanto Final Fantasy, che è un set che personalmente ho apprezzato tantissimo. Rydia è una carta che possiamo splashare all'interno del mazzo. Potremmo fare UG Splash Rydia, perché Rydia quello che fa è rianimare Fenrir e rianimare Summon Leviathan, ed è un'interazione fortissima.
Gigantoad forse la giochiamo, forse no, chi lo sa. Purtroppo per noi Gobwe non è tornato e forse saremo costretti a giocare a due mani, una 2-2 che muore rimbalzata da Summon Leviathan, non lo so. Vedremo, perché in questo momento siamo un po' corti di drop a 2. Ci servono i Gobwe, altri Gobwe, ci servono i Town Greeter, che non li abbiamo visti, abbiamo visto 0 Town Greeter. Quindi probabilmente li sta prendendo il giocatore di BG, perché non so se ci sia un altro giocatore di Town al tavolo. Adesso in questa busta potremmo prendere Stuck in Summoner's Sanctum, ma mi sembra una carta un po' media, quasi che le preferirei No Joke Bard's Bow sopra, perché è una carta che stalla meglio, soprattutto mi dà una creatura su cui mettere i palini di tutorial e Precious Wanderings. E l'alternativa sarebbe prendere Gone, ma in realtà il nero ce l'abbiamo solo per Emmet Selch, che forse lo giochiamo, forse no. E il senso è questo, io voglio delle rimozioni migliori all'interno di UG. E Stuck in Summoner's Sanctum è abbastanza mediocre. Come, vabbè, qui ovviamente devo prendere Gladiolus. L'ovvio Gladiolus non esiste che lo passiamo. Shippiamo il terzo T-Rexor, che in ogni caso non avremmo preso. Se non ci fosse stato Gladiolus avrei preso Ice Magic, ma adesso è palese che lo splash sarà di rosso e non del nero, perché il rosso tra Rydia e Gladiolus aggiunge una dimensione che il nero non aggiunge. Cioè, preferisco ciò che apporta il rosso al tavolo piuttosto che ciò che apporta il nero come dimensione grind di Emmet Selch, che forse flippa, forse no, chi lo sa. Gladiolus è una carta fenomenale. Adesso abbiamo tipo mono drop a 6 e andrà bene così. Rydia la sposta tra tipo i drop a 5. Anche se Evil Reawaken su Balamb, su Gladiolus, su Summon Leviathan, su Adamantoise è qualcosa di fenomenale. Dal momento che abbiamo Wanderings a doppio Fenrir, penso proprio che a questo giro andremo in realtà a tricolore. Fermi tutti, perché non esiste che passo Evil Reawakened. Non in questo mazzo, assolutamente non in questo mazzo. Già soltanto su Fenrir è forte come interazione. Fare una 8-8 di quinto e nucleare, rianimare Adamantoise, vince la partita da sola. Quindi mettiamo questa carta qui. E questo un mazzo Ultros. Cosa abbiamo che procca con Ultros? In realtà niente, abbiamo solo Evil Reawakened e basta. E Realm Sketching, volendo. Quindi questo potrebbe essere il pick per prendere Stuck in Summoner's Sanctum. A me Stuck in realtà non piace all'interno di questo mazzo proprio per Summon Leviathan. Dal momento che tu fai Stuck, poi fai Leviathan e il giocatore gli ritorna in mano la creatura ed è pronta forever. Forse proprio per questo motivo prenderei Ultros. Ultros, anche se non hai particolari sinergie, in ogni caso è una must answer drop a 2. E quindi la gente tende a vedere Ultros e spenderci una premium removal sopra, anche se tu non hai modi per farci value. Oh, Town Greeter è arrivato, easy, snap, Town Greeter, proprio slam, è un regalone, quinto pick, siamo contentissimi di averlo trovato. Ci dispiace per Thieves Knife, ma in ogni caso questo qui non è un mazzo Thieves Knife, quindi ce ne faremo una ragione. Town Greeter all'interno del mazzo, mi spiace di aver passato adesso quel Dreams of Laguna, mi sa che non abbiamo spells con flashback, per fare vantaggio con Town Greeter, da macinare gratuitamente con Town Greeter, ma va benissimo così. Adesso prenderemo questa World Map che darà ulteriore consistenza alla mana base. Abbiamo Balam T-Rexor come se piovesse, potremmo anche prendere un Kickern, volendo, anche se di drop a 3 siamo messi abbastanza bene. Di drop a 3 vorremmo quasi sempre fare Fenrir oppure Bow, quindi non so questo Kicker Merchant quanto aiuta. Però il terzo T-Rexor, possiamo mai giocare il terzo T-Rexor? In realtà, sì, mono drop a 6. No, dai, difendiamoci un po', peschiamo un po' di carte con... spresciamo anche il bianco? Choco Seeker of Paradise? Mi dispiace, ho passato un paio di town con il bianco. Se avessi saputo che mi sarebbe arrivato Choco come ottavo pick, ci avrei fatto un po' un pensierino. Qui ovviamente prenderemo un Chocobo Kick, che è la spell, è la rimozione che io voglio avere all'interno di questo mazzo. Potrei addirittura prendere Light of Judgment, però Chocobo Kick va bene, è abbastanza valuable. Qui adesso Stuck in Summoner Sanctum è tornato. Potremmo mai volere Cactuar per far combattere con Clash e con Chocobo Kick? Tra l'altro Town Greeter, altra ottima combinazione con Brainstorm. Ti metti le terre in cima e poi le riveli di Town Greeter. Prendiamo Stuck, non so se lo gioco. Forse sì, forse no. Posso avere una... il secondo clash di Icons. It's fine. Adesso quasi che avrei voluto il Cactuar, perché avere una 3-3 che combatte già dai primi turni con Clash sarebbe stato decente. Prendiamo il terzo combat tutorial, non so se lo gioco, forse sì, forse no, perché il terzo inizia a essere un po' pesante. Arriva Crystal Chosen come terzultimo pick, un po' mi piange il cuore.
Fate of the Sun Christ lo mettiamo di side, non lo possiamo giocare, così come Sages Knowledge, triplo Bambalamb, ma Gladiolus, se ci pensate bene, un po' è un Bambalamb, quindi voglio dire sarebbe stato quadruplo Bambalamb. Allora, per quanto riguarda la mana base, al momento noi staremo giocando 6-7 fonti verdi, 5-6-7 fonti blu, 2-3 fonti nere che però servirebbero solamente per Evil Reawakened ed Emet Selch, che in realtà le possiamo fare pure più in late, quindi possiamo tranquillamente levare una palude e giocarne solamente una per Fenrir, così come possiamo permetterci di giocare solamente una montagna, tanto Rydia allo stesso modo ci tengo a farla un po' più avanti nel game e così saremmo a 16 terre più una world map, ma assolutamente dobbiamo mettere una foresta in più, perché non possiamo permetterci di giocare meno di... Già vedi il thumbnail, rianiamiamo Tartarugone a turno 5, una 8-20, anzi no, una 10-22, wow. Allora, type creature, forse vorrei addirittura una fonte blu in più, anzi type creature così. Vorrei addirittura una fonte blu in più, perché 7 sembrano un po' poche. Però abbiamo Town Greeter, abbiamo Warm Up per andarcelo a trovare. Questo sembra essere un mazzo per 17 terre e una Warm Up. Perché no? Tanto in ogni caso terre extra possiamo filtrarcele con Emmet Selch e a qualcosa più o meno servono. Forse abbiamo Raised Chocobo, non è il massimo all'interno di questo mazzo, è una 2-2 e di drop difensivi in ogni caso abbiamo i Bow e i Fenrir. I Fenrir bloccano bene nel senso che la persona non attacca perché non vuole farsi fare 2 per 1, in realtà è corretto farsi 2 per 1 per non fare in modo che Fenrir diventi un 3 per 1. E dunque, sì, considerando il pallino più uno come diciamo una mezza carta, un 2,5 per 1. Cosa potremmo levare da qui? Forse potremmo levare... Forse Rydia stessa, un po' Pipe Dream, perché a parte quell'interazione forte con le saghe non fa troppo altro, anche se rianimare Summon Leviathan è qualcosa di spaventoso. Potremmo addirittura fare rianimare Fenrir, che torna con un Penalty Counter, e poi il turno dopo rianimare Summon Leviathan, che rimbalza Fenrir e gli leva il Finality Counter e lo resetta forever. Tipo, potrebbe essere una considerazione. Mi sa che stiamo giocando un po' troppe spell. Mi sa che una di queste possiamo levarle. È vero che l'abbiamo presa altissima la prima, ma una dovrebbe bastare. Ah, tra l'altro Brainstorm aiuta il fatto che stiamo giocando 18 terre, perché le terre in eccesso le filtra via. Fai una Perfect Brainstorm con doppio Fenrir, con Town Greeter, con Shuffle di 3Xor, che va bene, ti va a riprendere una terra, però voglio dire, almeno un'altra la shufflata nel mazzo. Levereste proprio Rydia, levereste Emmet Selch. Emmet Selch fa un po' di difficoltà ad arrivare a 14 carte al cimitero, e se non arrivi a 14 carte al cimitero, in realtà stai giocando una 2-4 Vigilance sullo splash, con solo 2 fonti nere all'interno del mazzo, più 2 Fenrir e un Precious Wanderings e maybe un Town Greeter. Forse un Bard, tanti già tanti drop a 3. Sì, ma Bard... Selch ci sta a toglierlo. Bard's Bow è fantastico in qualità di creatura con Rich, che questo mazzo ne ha disperatamente bisogno. Uno dei 3 peschini sarebbero Brainstorm, 2 Combat Tutorial, e Kicker neanche tecnicamente è un peschino. Probabile Slammy sempre Fenrir. Sì, però se non hai Fenrir fai boh, questo è senso. Toglierei il nero per intero. No, MSL ci sta a levarlo. Evil Reawakened è stupida come carta all'interno di questo mazzo. Cioè è veramente troppo forte. Non possiamo permetterci di levare Evil Reawakened anche sul secondo splash. Perché rianimare T-Rex, Or, Gladiolus, Adamantoise, Summon Leviathan è un effetto troppo forte. Dunque, Kicker mi serve. No, l'unica è Ultros. Il problema è che se siamo un dead draw contro un mazzo aggressivo prendiamo tanti di quei danni. Cioè, Ultros ha quantomeno una 2-1 e Goblin Piker. È una 2-1 vaniglia. Però è anche vero che abbiamo... Potremmo tecnicamente fare Rydia di secondo. È plausibile fare Rydia di secondo. Abbiamo 3 fonti rosse. Vuol dire, non sarebbe impensabile. Però in realtà potremmo anche levare Rydia stessa e giocare UG puro, splash solo Gladiolus e Evil Reawakened. Penso sia abbastanza plausibile. Potremmo anche giocare a 41, fare una cosa del genere e giocare a 41. In realtà non è il peggio.
Così stiamo togliendo una delle due dimensioni di recursione di Summon Leviathan. Possiamo farlo ritornare solamente con Evil Reawakened e non con Rydia. Però penso che più o meno vada bene così, sostanzialmente. Tanto di minacce ne abbiamo abbastanza tra Adamantoise, Trexor, Gladiolus, eccetera, eccetera, eccetera. Gargantuar la vorrei tenere all'interno del mazzo per avere una minaccia mid-range che holda bene i P2P2 trample di Gladiolus. Se aggiunge una terra e gioca a 43, Arena schioppa. Non riesce a calcolare il fatto che stai giocando 43 terre, va completamente nel panico. E quindi meglio non prendere questo tipo di rischio. Sun-Baked Beans. Easy 41 carte. Si kippa mai questa mano? Absolutely yes. Town Greeter into Bard's Bow, ovvero tutto ciò che il verde vuole fare in questo formato. Town Greeter, Bard's Bow. Town Greeter, Bard's Bow. E ti senti invincibile, a parte quando fai contro blu-rosso che va in card advantage e ti sincopa i Town Greeter. No, ha risolto benissimo. Ci andremo a prendere, penso, proprio il secondo verde. Passeremo. Ah, ricordatemi di cambiare le terre perché, insomma, mettiamo qualcosa di un po' più coordinato. Samurai's Katana all'interno di Jeskai. What? Vediamo se riusciamo a tradare con questo Bard's Bow, perché altrimenti faremo un po' di difficoltà. In generale, Samurai's Katana è una uncommon, che è quasi una mythic uncommon per quanto è forte. Adesso l'avversario farà Ace Magic su Bard's Bow, ci porterà a 14, 38 fa 108. 108 magari potrebbe essere il motivo per cui non trado, perché se avessi attaccato l'avversario prima di fare 108 io avrei fatto risolvere e basta. Invece così possiamo attaccare con entrambi i pezzi, anzi attaccare con Town Greeter e l'avversario se blocca con 108 poi facciamo Chocobo Kick di Bow su 108, altrimenti non riusciamo mai. 108 è una carta imbattibile, possiamo anche fare magari Sleep Magic sulla 3-3, quindi va benissimo. 108 deve morire in qualche modo, quindi quello che faremo è attacco così, un umile attacco solo con la 1-1 perché vorrei attaccare anche con la 3-3, però se attacco solo con la 3-3, se attacco anche con la 3-3 poi è spoiler, l'avversario sa che io ho Chocobo Kick. Purtroppo non blocca, ma ci slandiamo per 108? Penso proprio di sì, perché 108 è una carta busted. E se mi metto a far pescare carta all'avversario è tipo la perfect recipe per perdere la partita. Quindi quello che faremo è questo, Chocobo Kick con Kicker. È super awkward questa cosa, che non ho attaccato con la 3-3 e poi comunque sia farò Sleep Magic sulla sua. Però ho cercato in ogni modo di fare questa giocata greedy per non slandarmi. Cioè, ho cercato di attaccare solo Town Greeter per dare una parvenza di innocuità all'avversario. E quindi dicevo, ah vabbè, blocco con 108 e poi facevo Chocobo Kick Chocobo Kick e Sleep Magic su 108 e la riprendevamo così. A Umana cosa c'è? C'è Syncopate da 0, opponent. E niente, warm up, Sleep Magic. A sto punto non faccio Sleep Magic sulla 3-3, a sto punto passo e basta. Visto che l'ho tenuto in difesa. Il contenuto sta scorrendo nelle sue vene. Pasta attackers, block, tanto non c'è Precious Wanderings. Come mi ammazza l'avversario? Non mi ammazza l'avversario. Tradiamo e basta, va bene. Il problema di tutto questo è che stiamo un land drop indietro dell'avversario. Fortunatamente per noi l'avversario passa, quindi facciamo warm up e andiamo a prendere un rosso. Sì, perché non dovrei, tanto non c'è Stifle nel formato. Quali jolly abbiamo? Tanti jolly. Tanti. Abbiamo Ancient Adamantoise, Leviathan, doppio Balamb, Evil Reawakened. Abbiamo anche doppio Summon Ferrier, che prima o poi pescheremo. Perché qui ce n'è solamente uno? L'altro dove sta? È nascosto? Attenzione. È un errore grafico questo. Come mai c'è un solo Ferrier nel mio mazzo? Dov'è il secondo? Cioè, concordate con me che non c'è un altro Summon Ferrier nel mazzo? Dobbiamo vedere meglio questa cosa. Forse che è nella side. No, quindi era un errore grafico. Va bene, montagna ti attacco per uno passo. Millato al cimitero? Ah, giusto. Millato di Town Greeter, giusto. End the turn. Passo, For Colors un triplo verde, Dreams of Laguna, una carta che non possiamo mai battere, giusto? Perché fa troppo vantaggio. Adesso l'avversario fa 5 mana, qualcosa di forte, Warrior Sword, su cui dobbiamo fare Sleep Magic, altrimenti non riusciamo più. Combat Tutorial, fortunatamente per noi, è una carta di Magic, quindi noi peschiamo doppio, yes, s'il vous plaît.
Come sta andando? Siamo 0-0. Eccolo qui, l'altro Ferrer, purtroppo con un turno di ritardo. E purtroppo siamo costretti a fare questo Sleep Magic sulla 4-3 come misura difensiva. E il turno dopo sperare di slammare questo Gladiolus. In realtà potremmo anche, volendo, fare prima Summon Fenrir. Però Fenrir ci avvicina alla tartaruga. E forse blu rosso non è che quello è un problema. Quello è un grande problema. Quello è un grande, grande, grande problema. Tella con una mano intera piena. Quindi ci siamo tolti le removal. In realtà avevamo una sola rimozione. Avevamo solamente Chocobo Kick, che eravamo costretti a farlo per forza su Shantotto, altrimenti ci avremmo perso. E Tella non è una gran carta, ha 5 mana e una 3-3, muore da uno sputo. Il vantaggio di Tella è che se ci stappi hai vinto la partita. Quindi essenzialmente possiamo continuare a giocare, ma la partita è finita così. Possiamo fare Gladiolus, rampare, prendere Vector, dare P2 a Town Greeter. Il base case scenario è che l'avversario adesso equipi Katana su Tella, ma spoiler, non succederà. Succederà Combat Tutorial, va bene. E in realtà se Gladiolus sopravvive, il fatto che Gladiolus dà Trample, così non è il peggio, perché sì, hai fatto una 5-5, però una 5-5 è forte. Però anche Balambone è forte. In realtà forse attaccherei lo stesso con Gladiolus, con l'intenzione di offrirgli il trade per Tella. Il problema è che se offro il trade per Gladiolus, poi non ho più modo per dare trample e poi non vinco essenzialmente più, giusto con la mano del mio avversario che ha 6 carte più un Dreams Laguna e ha letteralmente tutto. Potremmo anche, in realtà quello che potremmo fare è tipo fare Terra, Fenrir e dare P4 a Town Greeter e attaccare per 12. L'avversario è tipo blocca Gladiolus, prende 6 danni, va a 5 e poi non facciamo nient'altro per il turno ed è tutto atroce. Perché abbiamo solo 4-3-7, 1, 8 mana. E quindi o facciamo Fenrir o facciamo uno tra Bow e Triaxar. E that's about it. Quindi non possiamo fare double spell in nessun modo. Con questa mano l'alternativa sarebbe equipare Bow su Greeter. La giocata più safe è Balamb a prescindere. Il punto è come attacchi. Offre il trade di Gladiolus per Tella. Probabilmente sì, ci attacca a prescindere. A questo punto attacchi pure con Town Greeter. Potrebbe essere fine un attacco con Town Greeter perché è un po' greedy per l'oppo bloccare con Tella. Perché potremmo avere una trick in mano. Basta semplicemente un Precious Wanderings e l'avversario ha perso Tella. E non sarebbe il massimo per lui. Quindi in realtà io farei così. Siccome la situazione è disperata, siccome abbiamo perso, dobbiamo fare una giocata a rischi. Che è questa. Esatto, siamo riusciti a pushare 4 danni. Abbiamo completamente bleffato 4 danni all'avversario. Non c'era un'altra line che potevamo prendere. Se l'avversario bloccava Town Greeter ci aveva mangiato. Quindi dobbiamo fare Balamb, passare. Il turno dopo possiamo fare, se dovesse sopravvivere Gladiolus, che l'oppo può levare o con Light of Judgment o con Fate. Insomma, ha modi per levare Gladiolus. Faremmo doppio and drop. Come mai non ferire Arco? Perché ci manca il mana. Arco si equipa a 6. Quindi o facevamo Arco, o facevamo Balamb, o facevamo Ferrir. Non potevamo fare doppia spell in nessun modo. Che è un grande, grande svantaggio. Però abbiamo dei top deck utili in questa posizione. Blu Rosso come batte Tartaruga? Chiedo. Chiedo al pubblico da casa, perché Tartaruga prima o poi la pescheremo. Sì, equip a 6, bow. Perseus Bow. Equip 6. Quindi è un po' overcosted. Retrieve the Esper, pesca come un pazzo forsennato. Va bene, l'avversario. Sono rimaste 18 carte nel mazzo, quindi forse si macina. Lunatic Pandora è un modo per levare Gladiolus. Però mi sa che Gladiolus un altro attacco se lo prenderà questo turno. Quindi ciò che faremo... Combat Tutorial, tra le altre cose. Combat Tutorial su... In realtà è abbastanza indifferente su cosa lo facciamo. Forse su Gladiolus stesso. No, è sempre corretto farlo sulla creatura. Forse abbiamo la win. Come? How? Tell me how. Tell me why. And nothing but a heartache. Tell me why. Facciamo così. L'avversario ha in ogni caso lo stop del surveil di... Potrebbe fare Ice Magic su Balam T-Rexor e a quel punto concediamo.
a Syncopate da 1 per fare una pedina. Va bene, opponent, va bene. Pesco doppio. Pesco Evil Reawakened su niente. In realtà Evil Reawakened su Gladiolus dopo che l'avversario ce lo traderà adesso. Ferry, Rebow e Win, però c'è Ice Magic. Adesso Ice Magic non c'è più, quindi quello che faremo è terra. Pompiamo entrambi i Town Greeter, perché tanto in ogni caso se Loppo vuole portarci via T-Rexor bloccando con Tella e l'altra 3, per me va bene. Quindi io vorrei cercare di attaccare con quanti più pezzi possibile, quindi facciamo un bellissimo Ferry, sperando che è rimasta un'altra base, ma penso proprio di sì. Sarei stupito se fossero finite, quindi prendiamo un'isoletta, pompiamo... Ricordo che Gladiolus pompa solamente le altre creature. Another target creature you control. Quindi tutto ciò che possiamo fare è questo, pushare. Loppo potrebbe tradare l'intero board per Gladiolus, ma io Reawaken lo rianima il turno dopo, ma più propriamente farà un champ e basta. Avremmo vinto con più 3, però. Loppo si trova di fronte a delle scelte scomode. Loppo deve bloccare Cottella adesso. La verità è che deve bloccare Cottella adesso. Sta cercando di evitarlo in ogni modo, ma mi sa proprio che è arrivato il momento, opponent. Opponent? It is time, opponent. Oh, eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. Però non può fare doppio blocco. Non può fare 5-5-3-3 su Gladiolus o su T-Rex. Su T-Rex non mi sa di sì. Così va bene. Così va bene. E Oppo... Così è lethal, Oppo. Opponent? This is lethal, opponent. Opponent? Hai tipo pescato 8 carte con Tella e fatto tipo 800 pedine di Young Pyro. Se perdi questo game è un po' da pollette, opponent. Anche perché abbiamo tipo visto tutte le 3 del mazzo, ma voglio dire, siamo 4 color ramp, quindi capiterà molto spesso che vedremo tutte le 3 del mazzo. Così Biseka ha perso lo stesso così. Ah no, perché così non passano i danni di trample. Bravo. Questi sono i blocchi corretti. Però sbaglio, Tella ha tradato per un Town Greeter. Non cantiamo vittoria perché l'avversario ha 100.000 carte in mano, quindi tutto può essere. Però va a 5, 5 non è tanto. Oppo blocca come un pagliaccetto. È Kefka, è lui, è Kefka sorridente. Però adesso non ho un bel target per Evil Reawakened. Quindi vediamo cosa ci racconta il destino. The Gold Saucer, Lop è andato veramente deep. Prompto Argentum, va bene. Side Quest Card Collection, va bene. Che si flippa, giusto? Yes, si flippa, quindi Loppa avrà una 4-4 in difesa. Però io attaccherò con un bel po' di creature, opponent. Un bel po' di creature tramplanti. This game has been brought to you by Gladiolus Amicizia. Una bomba abominevole. Non abbiamo fatto granché in questo game, eh? Abbiamo semplicemente castato Gladiolus e basta. L'avversario ha tirato tanti schiaffi. Wada, wada, bla, 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 Tella, pesco... Quante carte ho pescato Tella in questo game? Tipo 8? Una cosa di questo tipo. E poi è esploso. Va bene, let's leave the match and let's go to the next. Affascinante, affascinante. Izzet sistemato. Non avrei mai pensato di poter mai vincere quel game nell'esistenza. You go first, la Nuts, absolutely keep. Arena, thank you for asking. E please, opponent, fai una X1. Vedi, l'ideale magari sarebbe che Loppo fa Dragoon's Wyvern, ok? Così che io faccia Gardener e poi di terzo faccio Fenrir e faccio combattere Gardener con Dragoon's Wyvern e tolgo un pallino da Fenrir. Sarebbe fantastico. Questo per dimostrare che pescare è sopravvalutato. Se attacchi con le 1000 tramplanti, sì. No. Ah no, questo va bene, va bene, va bene. Una 2-1, esattamente ciò che io volevo. Quindi, terra, Fenrir, rampo. Andiamo a prendere il nero per Evil Reawakened. Yes. Andiamo a prendere il nero, facciamo Clash of the Icons. Put a lore counter on target saga, remove a lore counter from target saga. Quindi target creature control, lei combatte con lei e a lei tolgo un counter, così che Ferrier, se non viene risposto il turno dopo, fa un altro Rampant Growth. Quindi l'avversario ha un turno per fare rimozione su Ferrier, se no farà 2 Rampant Growth. E da essere un 2x1 diventa un 3x1. Quindi fa questo, no, stop. Ma perché? Dovevo pensare al fatto che potessi top deckare esattamente Brainstorm.
che dispiacere, che grande dispiacere. Avrei shufflato queste due carte nel mazzo, sarebbe stato tutto bellissimo. E invece purtroppo adesso devo solo limitarmi a prendere una montagna e fare adesso brainstorm. Sì, lo stesso devo fare adesso brainstorm. Sarebbe stato tutto fantastico. Quindi brainstorm, again. Resolve adesso, tieni full control Arena. Però abbiamo trovato Town Greeter, quindi va bene. Quindi mettiamo in cima Baron e Foresta. Ok, facciamo Town Greeter. Così. Ci andiamo a prendere Baron. Guadagnare 2 vite è meglio, giusto? Tanto le terre già ne abbiamo abbastanza. Ok, e dopodiché facciamo un bel Chocobo Kick. Abbiamo fatto un po' di cose divertenti sto turno, devo essere sincero. Lock e Call lo voglio levare dal board. Se possibile, inoltre contro blu nero voglio fare Chocobo Kick fin tanto che l'oppo sta con il mana tappato. Quindi così che non possa fare removal e risposta. È il motivo per cui ho fatto Chocobo Kick e non Sleep Magic in questa posizione. Dunque, Oppo è rimasto con 4 carte in mano, 4 non sono troppe. Lo scartino per Ectise ce l'abbiamo e la prossima creatura che peschiamo entra con un pallino sopra, però insomma non abbiamo troppe altre creature all'interno del mazzo. Se peschiamo Gladiolus però vinciamo on the spot. Quindi quanti Gladiolus ci sono nel mazzo? 1. Questo va bene, questo va bene, è una 3-2. Una 3-2 farà cose. La 3-2 fa cose. Quindi 5 danni a te, opponent, passo, foresta la tengo in mano perché l'oppo potrebbe fare scartino, potrebbe fare occhio. E attendiamo pazientemente, purtroppo l'avversario ha continuato a pescare, e quindi ci troviamo nella stessa posizione del game di prima, l'avversario ha pescato, e se dovesse tra l'altro fare adesso una 4-4, non peschiamo noi di Fenrir, il che sarebbe un grande problema, perché ho davvero bisogno di quella carta di Fenrir, s'il vous plaît. Perché questo Ultros non ci porterà to the Promised Land. E la cosa più forte che potrebbe fare nell'intero formato è Zenos, la rara 4-4 che dà -2/-2 a tutto il board. Se la fa, ovviamente vince on the spot. E anche perché si flippa in una 8-8. Dice che Ferrir quando muore. Esatto, questa. Basta che la punta su Ferrir e Ferrir il turno dopo esplode. E quindi si flippa in una 8-8. Fortunatamente per noi ci siamo salvati Sleep Magic dalla mano per poterla tappare, però ovviamente ci ha levato l'intero board. come le chiamo le carte io? Nessuno al mondo. Il bello è che la cosa che mi fa ridere è che ci sono arrivato prima dell'avversario. Cioè l'avversario ce l'ha letteralmente scoperta in mano e la continuiamo a leggere. E, e io gli ho detto, vedi che se giochi questa carta vinci la partita. Ah, è vero, questa è l'unica carta nel formato che mi fa vincere la partita. Giusto, adesso la casto. Quindi Black Mage's Rod va bene, puoi equipare l'altra Black Mage's Rod. No, fa Thieves Knife, il che è un gran problema perché l'Oppo inizierà a pescare carte extra se noi non peschiamo niente. Però Balam T-Rex si costituisce come qualcosa. Terra oramai la facciamo perché non ha più senso bluffare. E l'Oppo stopperà, farà una bella Sephiroth Intervention su Balam T-Rexor e a quantomeno un turno potremo bloccare Thieves Knife. E Balam qualcosina la fa, ma non troppo. Diciamo che avevamo davvero bisogno di quella carta di Summon Ferrier, è stato un po' un peccato non averla pescata. E anche aver perso tutto quanto il board consecutivamente. Da una rara. Quantomeno c'è sopravvissuto Gardener, 1-3, ottimo body nel formato. Oppo, io ti suggerirei di fare removal su Balam, tanto lo so che ce l'hai, giochi blu-nero. Falla, esatto, bravo. Questo è Choco Kick su Balam T-Rex. Non lo so perché gli avversari ci mettono così tanto per trovare le line ovvie. Ci riflette. Forse devo fare questo su questo. Cioè, voglio dire, e quistis. Well, obviously. Tra l'altro, fortunatamente per noi. Avevamo Clash. Se avevamo Clash, l'avversario è un po' un polletto. Perché quello che avrebbe dovuto fare è fare Clash of the Icons. Che al posto di di essere un bite, quindi fare danni para la forza, così come Chocobo Kick,
avrebbe fatto combattere Balamb e Zenos, che è una 8-8, e Sleep Magic dice che quando viene inflitto danno alla creatura sacrifichi l'aura, e quindi Loppo avrebbe stappato con una 8-8 volante. Fortunatamente per noi l'avversario non si è accorto di questa giocata, però magari ha finito i one-outer nel formato, e quindi forse possiamo giocare a Magic, anche perché Kicker Merchant non è male in questo spot, Kicker Merchant, però l'avversario con blu nero penso che un'altra removal ce l'avrà. Oppure equippa la Rod, però equippare la Rod su Thieves Knife non è tutto questo granché, visto che c'è il blocco gratuito con Kicker, unless fa Vincent Limit Break, che forse è il motivo per cui potrei bloccare anche con Gardener, per giocare attorno a Vincent che mi leva Merchant, perché ci terrei tanto a far sopravvivere. Ah, ovviamente sposta anche la Black Mage's Rod. Potremmo bloccare con Gardener. Fortunatamente non sono io a giocarti. Potremmo bloccare con Gardener. No, Lotto fa Monk's Fist. Ok, e poi rende Thieves Knife una 4-2. Loppo non ha un bel mazzo. Penso che se non avesse fatto esattamente Zenos 3 turni fa, non so se avrebbe vinto questo game. E vediamo cosa riusciamo ad inventarci. Ovviamente siamo sotto un treno. Equippa Quistis. No, opponent, stai un po' giocando al contrario, opponent. E passi. Evil Reawakened è una ottima carta, perché quello che può fare è rianimarci e fare un grande Balamb. Non faremo pesco 3 con Kickern, però mi sa che l'oppo di UB Equip mazzo esotico. Non ha un gran mazzo. E ovviamente se avesse stappato la 8-8 avevamo perso. Non ha mai senso rianimare Ferrier, non ha mai senso rianimare Ultros. Potremmo passare e pescare 3 con Kickern, ma se era audio un po' basso addirittura, così mi sentite un po' meglio, perché non volevo far sentire troppo l'ambiente esterno. La chiamo sta sul top deck? No, molto probabile. Sì, dobbiamo rianimare Balamb e fare questa bellissima 8-8. E ci precludiamo di pescare 3 carte, però il punto è che Loppo, se dovesse top deckare una rimozione, la fa su Balamb, non la fa mai su Kickern, e quindi... Però quello che farà piuttosto è spostare il coltelli da un'altra parte e poi boh. E poi boh. E poi oibo, opponent. Cosa mi racconti? Ti saranno finite le carte forti? Nella manina, opponent. Questo qui è un game che avresti dovuto vincere, opponent. Non lo meriti. Hai top deckato Sephiroth Intervention. Va bene. Hai top deckato Sephiroth Intervention. L'hai fatto. Fortunatamente per noi, se non riequippa i Monk's Fist su Thieves Knife, quantomeno una carta non la pesca. Però purtroppo l'avversario sta toccando i suoi equipment, quindi mi sa che ci arriva a riequippare. Ha fatto molto male quella Sephiroth Intervention, perché ci tenevo tanto al mio dinosauro. Purtroppo mi è morto il dinosauro. Riequippa su... Perché riequippare su Quistis, opponent? Non ha alcun senso. Equippa su Thieves Knife, opponent. Quistis no. Quistis li prende e basta i danni. No, non è un problema andare a 18 per me. Quindi it's totally fine. Ha senso fare pesco scarto con Kickern. Se avessi anche già soltanto una sola spell con flashback all'interno del mio mazzo lo farei. Sfortunatamente no. Quindi dobbiamo fare stop, pescare una foresta, giocare una foresta, passare e vedere cosa ci racconta il destino. Sono finite le Sephiroth Intervention, opponent? No, ne ho infinite! Spostare Thieves Knife su Quistis adesso non ha senso, opponent, perché ho il blocco gratuito con Kickern. Ho block e sack con Kickern, opponent. Quindi va bene, metti tutte quante le uova su un unico paniere, hai fatto una 5-3. Spesco Tartarugo, tipo, ho vinto. Ah, ok, fai una grande Quistis. Grande Quistis. Che fenomeno. Quindi Quistis sarà una 8-3? Una 8-3. Però continuare ad equipare la Great Knight, Dark Knight Great Sword quando stai a 13 vite non è proprio completamente free. Allora, qui si attacca, noi faremo blocco, ancestral, no trample, del motivo per cui la tartaruga, la tartaruga e Sferrier lo possiamo castare? Vabbè, tartaruga la slammiamo, 100%.
Ferrir pure lo slammiamo tutto, senza alcun pudore. Terra Ferrir go. Terra Ferrir go, opponent, devi inventare qualcosa. Tra l'altro le terre le abbiamo finite. Quasi che ci stava a non cercare una terra con Ferrir, perché ci togliamo un land drop per Gladiolus. È vero anche che peschiamo una terra in meno nei turni successivi, quindi in realtà la terra andava tolta lo stesso. E opponent, devi pescare un'altra Sephiroth Intervention adesso. A un certo punto finiscono, eh. A un certo punto le removal dalla top finiscono. E diventi preda della tartaruga. Fatemi rileggere la tartaruga. Allora, damage isn't removed from this creature during cleanup steps. Ok, quindi il danno viene segnato permanentemente su Ancient Adamantoise. Tutto il danno che avrebbe inflitto a te e ad altri elementi che tu controlli è inflitto a questa creatura instead. Cosa sta facendo l'opponent? Sta spostando la Black Mage's Rod a piacere, insomma, ma Oppo Top Decks Overkill. No, per favore, non me la menate. Fatemi vincere un game, uno, non chiedo tanto. Quindi l'Oppo sposta un po' l'equipment, poi legge tartaruga, va bene, ok. Io stappo, farò warm up, leverò una terra dal mazzo se possibile. Opponent può anche attaccare con tutto, no, attaccare con tutto non ha senso perché tutti i danni vanno alla tartaruga, quindi... Allora, stappiamo, peschiamo Summon Leviathan. Summon Leviathan è tipo auto-win? Perché rimbalziamo... Ah no, perché li rimbalzo Zenos in mano. Zenos in mano che potrebbe essere un po' un problema. Però è anche vero che li mangio tutti quanti i token. Ma proprio tutti. Quindi ragioniamo, perché c'è i pro e i contro. I pro e i contro. È anche vero che li rimbalzo pure Quistis, che potrà fare un'altra Sephiroth Intervention. Quindi not the best, not the best. È un po' una trappola, Mi sa che non la dobbiamo castare. Mi sa che possiamo limitarci semplicemente ad attaccare con la tartaruga e basta, giusto? Loppo cosa fa? Ci unblocca con la pedina di Dark Knight Greatsword. E... giusto? Sì, perché Ancient Adamantoise quanto ward ha? 3. Quindi per fare questi Sephiroth Intervention ward 3 deve pagare 10. E Loppo ha 3 e 3 6 e 2 8 mana. In realtà gli manca un mana per fare questi Sephiroth Intervention. E quindi in realtà avrebbe un po' di difficoltà a levare Tartarugona. Tartarugona che però viene rimbalzata da Summon Leviathan, essendo una turtle. Però faremo un altro Ferrier che poi metterebbe un altro pallino sulla Demon Choice. Qui il peggior nemico si chiama Ariman. Ma li rimbalzerei tutto questo, il che non è sbagliato, perché sono 4 pezzi che a lui vengono tolti. E Ferrier cosa dice? You cast an extra, quindi questo qui entra con una 7-7. Poi Loppe mi sa che è costretto a ricastare in ogni caso Zenos. E Quistis cos'altro potrebbe fare? Clash of the Icon. Potrebbe fare Quistis Evil Reawaken su qualcosa, però può fare Evil Reawaken su Locke. E Locke potrebbe bloccare Summon Leviathan. In realtà Quistis Evil Reawaken su Locke è un po' un problema perché Detta ci interagisce male con Adamantoise. Il problema è che grindare tutte quante le pedine con Adamantoise è un po' complicato, cioè veramente, veramente lento. Sì, adesso la prendo l'azione, Arina, non ti preoccupare. Don't you worry, Arina, ora la prendo l'azione, solo che a me piace pensare, Arina. Non so a te, ma a me piace tanto pensare. E niente, dobbiamo attaccare, la persona dovrà bloccare e noi dovremo solo rollare questo Summon Leviathan. Il punto è che Leviathan o lo castiamo adesso o non lo castiamo mai più. Quindi questo era il turno per castare Summon Leviathan. Se non lo castiamo ora, possiamo fare warm up e passare. E that's about it. Se fai Fenrir, flippa un'altra volta Zenos. Sì, ovviamente non avrei dovuto ricastare Fenrir se l'avessi... Ok, va bene. Disgusto però va bene. E tra l'altro Instant Ramen non è neanche il peggio perché 3 vite sono conseguenziali con Dark Knight Greatsword. Terra va bene, fortunatamente sta trovando un po' di terra Loppo. Monk's Fist su Shiryu? What? Why? Why opponent? Why? Tell me why. Qual è il senso di questa giocata? Fare un'altra Quistis into... what? Non sto capendo. Misclick? È difficile miscliccare. E poi se fosse misclick la reequippa, no? Questo è il senso. Per avere più forza. Ah, per avere più forza. Che giocatore. Spacchiamo la mappa.
E non farmi pescare, che giocatore, che giocatore. Prenderemo Vector, whatever. E cosa dobbiamo pescare? Un modo per dare trample. Ovvero terra. Terra purtroppo per noi non fa granché. Quindi Ferrir esplode senza fare nulla. Quindi questo qui forse sarebbe potuto essere un motivo per cui fare tosta. Attacchiamo Ancient Adamantoise. Perché il fatto che leviamo le pedine ha un suo senso, ce l'ha. Vector lo rollerei proprio per Gladiolus. Perché potremmo fare Gladiolus, terra, terra, terra. Terra che abbiamo quasi finito però, 8 e 3, 11, 12, 13. E quindi ne mancano... Ah, tra l'altro 13, 14, 15. Abbiamo 2 terre e 8 spell nel mazzo. Which is interesting. Va bene. Faremo anche tanti treasure, tra le altre cose, con Ancient Adamantoise. Go, opponent, go. Guadagni 3 vite di ramen, giusto? Giusto, opponent, giusto? Passo. Ah, una partita divertente, come tutte quante le partite contro Blu Nero. Ice Magic su Quistis è arrivato? Eject su Quistis? Combat Tutorial su Quistis va bene, non è il peggio. Mi fa 2 danni degli hero, però mi sa che noi abbiamo un altro Balamb. Ah, e perché i danni vanno su Adamantoise, tra l'altro. Quindi Adamantoise in realtà è quasi esplosa, Basta equipare Great Sword e Adamantoise esplode. Potremmo a questo punto resettarla, in realtà, Adamantoise. Potrebbe essere arrivato il momento. Solo che se la resetto poi l'avversario fa Quistis Removal e resta solamente con Zenos che è una 4-4 e quindi in realtà è un macello di per sé. Adesso c'è un pensiero a fare Lev. Ci devo sempre pensare a fare le Leviathan. Quindi va bene, sposta questo. Perché l'Oppo ha 5 e 5-10, quindi sì, lo può fare. Tecnicamente lo può fare. E attacca con la 4-2, che noi siamo costretti ovviamente a bloccare. Perché non esiste che ti faccia passare questi danni. Tutti quanti gli equipment vengono rotti, l'avversario fa terra, riequippa Monk's Fist su Quistis, anzi no, per 3 vite riequippa Great Sword, salvate il soldato tartarugone. Ah dai che quasi sconfitto. No, perché? Tipo, è rimasta una terra nel mazzo. Le ho pescate veramente tutte, non ce la faccio più. Un attacco di Kamite acuta. Attacco con Adamantoise, magari blocca con Quistis, random. Perché adesso le Leviathan lo dobbiamo fare. Vabbè, se blocca Oquistis ovviamente sì, ma non bloccherà mai Oquistis. A meno che non ho un modo per farsela tornare dal cimitero, il che sarebbe fantastico. Fantastico. Riprende anche Locke, fa Phaeton, riprende Locke e Quistis. E poi fa Quistis su Phaeton. La vedo un po' male. Penso che per vincere questo game l'Oppo ha bisogno di pescare un po' più di terra. Prende 8 danni. Prende 8 danni. Prende 8 danni. Ah, io faccio Leviathan. L'Oppo fa Quistis che mi spacca Damantoise, giusto? È il worst del worst. Fa Quistis che fa Reawakened, Evil Reawakened su Locke. E poi mi devo inventare... Anzi no, Locke forse l'ho trovato per Leviathan. Perché Leviathan adesso no, 6-6 non è inconsequenziale. E resetto la Damantoise. Perché altrimenti la Damantoise è costretta tipo a esplodere sull'attacco di Quistis. Se le equippa i pezzetti sopra. Mi sa che adesso la dobbiamo castare. Mi sa che adesso è arrivato il momento di castare Summon Leviathan. Ah, ma tra l'altro non possiamo fare l'Adamantoise. Avremmo dovuto fare le terre perché così potevamo fare Leviathan e Adamantoise nello stesso turno. Cosa che ora non possiamo fare. Quindi forse mi sa che aspettiamo un altro turno. Maybe. Just maybe. Potremmo addirittura lasciare bloccare con Gobwe. Terra passo. Tostina. Tostina veramente. Tostina veramente. Però magari tradiamo Quistis con Adamantoise. No, non possiamo mai tradurre Quistis con Adamantoise. L'altro turno la tartaruga muore di ping. Ah, muore di ping. Muore di ping. Però sta assorbendo un sacco di danni. Il che non è sbagliato. Possiamo anche bloccare quel Gardener, Non è impensabile. Ok. Però tradare il token con Gardener è un problema. Quello è un problema. Ok.
Ah no, adesso tradiamo la tartaruga per forza perché la tartaruga dice to you and other permanency control. Quindi non posso tradare con la 1-3. Ah, meno male che l'avversario non fa niente. Passa e noi peschiamo Gladiolus. Quindi possiamo fare Gladiolus, togliere l'ultima carta dal mazzo e tradare Adamantoise per entrambi questi pezzi perché sono altrimenti trampla per Lethal. Sì, mi sa che Gladiolus vince, sempre Gladiolus o Adamantoise. Semplicemente giochiamo attorno a Syncopate, Loppo a Syncopate da 7 e io ho 4 e 3 7 mana, quindi questo dovrebbe essere Lethal, a meno che Loppo non ha Swallowed by Leviathan. Però Loppo ha 5 carte nel mazzo, quindi anche 5 carte al cimitero, quindi anche se dovesse fare Swallowed by Leviathan non basterebbe lo stesso. Quindi in realtà è sempre Gladiolus. It's always Gladiolus, che va a prendere l'ultima terra. Va a prendere l'ultima... No, no, opponent, no! Opponent, no! Non lo fare! No, qualsiasi cosa tu abbia, non la fare! Non la fare, opponent. Please. Have some dignity. Fai syncopate da tutto, opponent. S'il vous plaît, ho contato male, sì. 6 e 1, 7. Loppo fa syncopate da 7, ok. Quindi non funziona. Syncopate non funziona. Swallowed by Leviathan non funziona. Quindi che counter dovrebbe avere l'avversario? Syncopate non funziona, opponent. It doesn't work. It doesn't work, opponent. Le terre ce n'è una nel mazzo, giusto? Yes. Quindi questo risolve. Trigger. Trigger. Ti attacco. Hai perso. Ah. E anche oggi le partite sono state rubate ai nostri avversari. Let's go to the next. Ah. Tartarugone è uno di noi. Tartarugone riesce a vincere anche quando riesce a pescare tutte, letteralmente tutte le terre del mazzo. Ah. Se il danno non se ne va a fine turno la tartaruga sarebbe morta? Sì, no, sì, sarebbe esplosa direttamente. Se l'avversario avesse semplicemente attaccato con la C1 avremmo perso. Allora, facciamo isola, passo, facciamo my brainstorm. Brainstorm in realtà la facciamo il prossimo turno. Allora, my turn. Peschiamo. Potremmo anche farlo a fine turno? No, potremmo trovare una terra tappata. Quindi facciamo sempre brainstorm adesso. In realtà l'avversario potrebbe anche non farci risolvere Fenrir, ma penso in ogni caso una di queste due foreste possiamo shufflarcele via. Quindi fare foresta, 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 passo. Comunque sono dell'idea che nessuno ancora sa come funziona Tartarugone. No. Intendo con i P2 e P2, sì, poi a fine turno sarebbe morto. Uno dei pochi apprezzatori della tartarugona, per cui faremo terra, Fenrir, che shuffla l'altra foresta in eccesso, e andrà a prendere, penso, rosso, perché ci serve prima il rosso per castare Gladiolus e poi il nero per rianimarlo con Evil Reawakened. Ciò detto, l'opponent fa Laughing Mad, all right, e noi questi 2 danni li prenderemo perché noi poi pushiamo 3 danni al Loppo. No, Loppo vuole tradare la mia 3-2 per il pezzo dell'avversario. Potremmo anche fare Precious Wanderings e far sopravvivere Fenrir e poi l'avversario deve stamparci una rimozione sopra. In realtà non è sbagliatissima come cosa. E ci andiamo a prendere una town nera. Si copia Fenrir 100%? Se copi Fenrir è vero che rampi, però è anche vero che poi la mano cosa fa? Cioè fai Adamantoise, l'avversario fa il removal su Adamantoise, tipo perdi la partita. Sono dibattuto se fare un kicker in 2-5 oppure attacco con Fenrir Precious Wanderings per avere un turno più efficiente, fare sketching più kicker nel turno dopo. Anche se poi Precious Wanderings o mi va a trovare il triple blu o mi va a trovare il nero. Più probabilmente troverò il triple blu. Quindi quello che faremo è attacco. Poi l'avversario può anche magari prendere, può prendere 3 danni tranquillamente, non trovare la 2-1 dal momento che il turno dopo pescherei una... Dal momento che esplode Ferrier, quindi vediamo cosa fa. Allora sì, Precious Wanderings, andiamo a prendere il... sì, dobbiamo prendere il triple blu per forza, perché il turno dopo molto probabilmente finiremo a fare Kicker Merchant più Realms Sketching. E prendiamo un altro verde, giusto? No, è completamente irrilevante. Forse un altro rosso anche è completamente irrilevante. Diciamo che prendiamo qua Osalam. Mettiamo un palino su Fenrir e così Lop potrebbe fare il removal su Fenrir stesso.
Removal su Ferry stesso per non farmi pescare, perché non penso ci sia una creatura con 5 di forza adesso per vietarmi di pescare con Ferrier. Quella non è una creatura con 5 di forza. Quindi io pesco di Ferrier, pesco Bard's Bow, quindi Bard's Bow mi consentirà di fare Bow più Merchant, oppure T-Rex e passo. Però siccome l'avversario sta giocando un sacco di colori, non vorrei che facesse tipo Corner by Black Mages per spaccarmi T-Rex e ci rimarrei tanto triste. E quindi preferirei piuttosto fare questa giocata middle ground e levarmi la spella a 3 per giocare esattamente attorno ad una carta che mi farebbe rosicare infinito. E gli avversari che non hanno la concezione di una mana base ottimale è probabile che giochino a corner all'interno di questi mazzi. E magari se vuole spendere una prima removal su Kicker Merchant, va benissimo così. Io so che se pesco terra se l'amo tartaruga. So questo. Io so che l'avversario ha speso l'intero turno a cantrippare. Random. Va in discard, tra l'altro. No. No, però ha 7 carte in mano. E 7 carte, non so voi, però sono tante. Quindi, tra l'altro, Cold Mountain Chocobo, la carta su cui ho appena fatto il video, per chi di voi non l'ha visto su YouTube, lo andasse a vedere subito, perché è molto interessante, molto didattico e molto divertente. Town Greeter può andare a trovare terra base e poi fare T-Rexor. Penso che come livello 1 attacchiamo. Poi quanto vogliamo essere greedy e fare Town Greeter con la possibilità di whiffare potenzialmente e lo poi cosa? Push sul mio Bird Bow? Sei push opponent lo devi fare, push su Bird's Bow lo devi fare, push su Bird's Bow lo devi fare, opponent, push su In realtà se fa champ push su Bird's Bow va bene, l'hai fatto, opponent. Avrei voluto anch'io avere push su Bird's Bow, però va bene. Se buffiamo, peschiamo col Kickern, se troviamo una town, in ogni caso peschiamo col Kickern, quindi va bene lo stesso. Quindi ci andiamo a prendere il nero, guadagniamo 2 vite, facciamo terrapasso, però abbiamo fatto un turno un po' meh. Però ci stava a essere greedy perché poi avremmo fatto Traveling Chocobo. Traveling Chocobo in realtà è più forte a noi che all'oppo, quindi probabilmente faremo Realms Sketching su Traveling Chocobo se stappiamo il turno dopo, sarà molto interessante. Non abbiamo Bird all'interno del mazzo, però sicuramente possiamo giocare la terra dalla cima. L'oppo passa, giusto? L'oppo passa e noi peschiamo triplo con Kicker. Ha voglia. Facciamo una bella ancestral. Ovviamente quando l'avversario ha tante carte in mano e noi abbiamo più terra dell'oppo, quello che dobbiamo fare è pushare danni e non andare in card advantage. Quindi è proprio concettualmente sbagliato quello che abbiamo fatto. Adesso l'avversario si attacca, ovviamente non ha alcun senso. Anzi no, ha senso se vuole forzare una minaccia a 3, perché io adesso andrò a tapped out. Giusto, questo qua si attiva a 5. Yes, quindi si può tranquillamente fare. A meno che non vuole mandarmi tapped out per syncope per risolvere una minaccia a 3, ma che dovrebbe essere shantotto, tipo. Io so adesso che posso fare Summon Ferrier più Balam T-Rex nell'ordine opposto, ovviamente. Lo special verde per Chocobos. Una 4-2. Evil Reawakened è una signora carta. Evil Reawakened su Gladiolus. Potremmo addirittura fare Gladiolus su Town Greeter. Anzi, Gladiolus è Ferrier su Town Greeter. Il problema è che l'avversario stappa fare muro su Gladiolus e poi ci troviamo un po' alle strette. Però avremo anche tanto mana. Il che non è sbagliato. Però 8-8 non è così facile da buttare giù, eh. Deve avere Sephiroth Intervention. Se facessi invece T-Rexor più Ferrier, l'avversario stappa con Sephiroth Intervention, la fa su T-Rexor e poi potrei rianimare Tartaruga prima. No, troppo lenta la Tartaruga. Dobbiamo fare tanti danni all'oppo. E tra l'altro T-Rexor potremmo fare il turno dopo T-Rexor più Rams Sketching su T-Rexor e fare doppio T-Rexor. Non mi dispiace. Quindi faremo lui su Gladiolus. Yes. Resolves. Va a prendere l'ultima town rimasta. Non sono rimaste town, quindi prenderemo un'isola, whatever. Doesn't really matter. Terra, Fenrir, sempre lui, Fenrir. Va bene, rampo. Tartaruga si esilia, by the way. Vedi che non le conosco. When exile it and create 10 tapped create tokens. Va bene. Vedi che non le conosco le carte. 7 danni a te, opponent. S'il vous plaît. 7 danni a te. S'il vous plaît. Adesso l'opponent tappa. Se freddo intervention su Gladiolus. Questo qui è l'avversario. Fanno esattamente così. Dobrick attacca con la 4-2, prendo danni, ok. Opponent però quasi che avrei tradato la 4-2 per Ferrier. Fossi stato in te, cioè in difesa, avrei tenuto in blocco. Così la prossima creatura che faccio entra con un pallino sopra. Ferrier ti attacca, ti pusha altri 3 danni, il che va benissimo.
Dopodiché faremo T-Rexor into sketching su T-Rexor e facciamo monopupazzi. Potremmo anche fare tartaruga a copia tartaruga. Fare due tartarughe? La persona deve fare tipo 40 danni. Come funzionano due tartarughe insieme? All damage that will be dealt to you and other permanency control is dealt to this creature instead. Quell'instead vuol dire che sono io a decidere su quale delle due tartarughe fare i danni. E quindi posso assegnare 19 danni ad una tartaruga e poi altri 19 all'altra. E fare sopravvivere entrambe to the very last moment. E tra l'altro questa tartaruga sarebbe una 921. Però se facessi tartaruga... Ah no, posso fare tartaruga più... più Rams Sketching. Allora sì. Allora sì. Tra l'altro Snap risolto. E allora doppia tartaruga opponent. Go! E allora opponent adesso mi devi fare... Quanti danni mi deve fare? Quanto fa 41 più 16? 57? Vai, vai. Fammi 57 danni opponent. No, l'importante è andare a gameplay e scrivere auto choose replacement effects. No, non auto choose replacement. Io choose le replacement effects. Mi ha ucciso una tartaruga opponent? Non mi ha ucciso una tartaruga. Vedi, choose a creature to take damage. Diciamo questa. Sono sempre io a decidere quale. Evil Reawakened. Su cosa? Ah, sulla Death Touch. Ah, la Death Touch purtroppo è il problema. È l'amica delle tartarughe, la Death Touch. Choose a creature, sempre questa. Non è un problema. E in realtà adesso è un problema tutto questo. Però peschiamo una carta in più almeno. Se attacchi blocco opponent. Gigantoad non fa niente. Terra non fa niente. E adesso? E ora cosa facciamo? Possiamo anche tipo non attaccare con le tartarughe? E fare tipo tutto il resto? Fare T-Rexor e Gigantoad e offrire trade così? Perché Ocho attaccherà e tartaruga saluterà. No, non per forza. Non per forza. Non per forza. Potremmo anche equipare Bow su Greeter e attaccare per 3. Volendo. L'avversario prende 3 danni. Però ci terrei piuttosto a tipo svuotarmi la mano. Non mi dispiace come proposizione. Quindi faremo pezzo, pezzo, terra, pezzo. Passo. Tanto, a meno che l'avversario non gioca ultima. Oh, vedete ragazzi, se l'avversario gioca ultima nel suo mazzo black green based con Cold Mountain l'avversario sta giocando tipo tutti i colori del mondo, fantasia, champagne, ma va bene. Però, cioè, mentre il nostro ha più o meno un senso, perché è tipo un mono green, se ci pensate, con due piccoli splashetti, il suo è proprio full aggro, full spell di qualsiasi colore, il Cold Mountain Chocobo con due montagne nel mazzo. Forse. Who knows? Gladiolus è una carta di Magic. Opponent. Però se trovassi... Se bruciasse la città, da te, Sleep Magic l'ho macinato. Quindi che mi rimane per levare Ochu? Solamente 2 fight. Mi attacca una 10-6. Farà 10 danni alla tartaruga, opponent. Farà 10 danni alla tartaruga. Una palude. Sono finite pure qui adesso le terre. 10, 11, 12, 13, 14... 15, quindi pure qui mancano 2 terre su 11 carte. Non lo so ragazzi perché questo succede, però succede ogni volta. E quindi come dobbiamo attaccare sicuramente. Il bow dove si equipa? Su Balamb o su Gigantoad? Penso su Balamb perché ha Trample. E se lo blocca con Ochu, sì. Dobbiamo fare così. Yes, e dobbiamo fare così. Io con le tartarughe non ti attacco, opponent. Devi tradare la Death Touch. Oppure devi tradare Joshua. Qualcosa la devi tradare. Gladiolus va bene. Poi prendi 8 danni, opponent. Choose a creature to take damage. L'altro opponent. Non finiranno mai le vite. Let's go! Let's go! Loppo ci ho provato a fare mazzo fantasia, ma il Kami è l'unico detentore dei mazzi fantasia. Non li potete fare voi, solo io posso fare tartaruga into tartaruga. Absolute Cinema. Let's go to the next. Il limite è puoi piccare più di 4 carte con lo stesso nome. Absolutely yes. Tra l'altro, negli achievements di Scar Changes
Negli achievements c'è anche, mi sa, advanced, una cosa del genere. Drafta tipo, vedi, 5 or more copies of a card in a draft. Tu puoi piccare quante carte vuoi, di quante copie vuoi. Il draft è l'unico formato in cui puoi giocare copie extranumerarie di una carta. 5 infantry, 6 infantry, 7 infantry, 8 infantry, tutte quelle che vuoi. È l'unico formato di Magic in cui puoi andare oltre la regola delle 4 copie per una singola carta, ad eccezione di tutte quante le carte che dicono puoi giocare un qualsiasi numero di questa carta all'interno del formato, che è un effetto che si chiama Relentless Rats e prende il nome da una carta di Fifth Dawn, che era un uncommon, Relentless Rats, che è una 2-2 a 3 mana, che prende +1/+1 per ogni altra copia di Relentless Rats che tu hai sul campo di battaglia. Super super funny. Ha cambiato microfono, mi spiace per il portafoglio, ma forse preferivo il vecchio addirittura. Beh, questo qui è un microfono bello importante. Perché preferivi il vecchio? Spiegati meglio. Possiamo mai equipare questa mano Ultros Realms Sketching? In realtà sì, se l'avversario gioca alle foreste facciamo sketching sul suo. Poi giochiamo 8 foreste più 2 Balamb. Le troveremo le foreste prima o poi. Disse. Eccola qui. No, warm up va bene lo stesso. Warm up ci fa fare Fenrir il turno dopo, che è tutto quello che voglio dalla vita. Quindi warm up, passo, let's go. Cos'ha che non va questo microfono? Perché non va bene? Il resto della chat, quale microfono preferisce? Poi mi si vede il volto. Meglio di Ultros. Potete osservare il mio fantastico codino. Non è meglio. Giochiamo attorno a Syncopate, non penso. Ferrir si fa sempre di terzo. Punto. Non c'è uno spot in cui non si fa Ferrir di terzo. Se a Syncopate a Syncopate. Non ha senso solo rollarlo. Ignis è forte. Ignis è sicuramente una carta di Magic. Potremmo addirittura godere Ignis, ma rampare come dei pazzi scatenati a Diminishing Returns. Nel mirror, come siamo messi nel mirror? Non lo so, però Gigantoad 5-5 ne sa. Possiamo liberamente attaccare con Ferrer e offrire il trade? È più importante la 2-2 dell'avversario che ha già fatto value oppure una carta in più per noi? Mi sa che è più importante una carta in più per noi. Mi sa che ci serve una carta. Mm, 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 mm. Mi sa proprio di sì. Magari l'avversario non blocca e gli pushiamo 3 danni. Mi chiedo, mi domando e dico. Perché l'avversario snap blocca, giusto? Anche se l'effetto di Ignis che toglie le carte al cimitero e fa i food potrebbe essere un po' un problema in futuro, soprattutto ci ovna Evil Reawakened. È molto combattuto. Adesso che avevo pensato, una carta in questo matchup è forte. Lo so. Il suono è un po' forte. Ragazzi, decidetevi. Cioè, chi prima ha detto che il suono era un po' forte, chi un po' debole. Quindi adesso così a 2 tac dovrebbe essere ottimale. Eh, a me non attaccare a Magic proprio dispiace, cioè proprio fa male all'anima. Quindi... Però una carta è fondamentale, anche perché siamo un po' short di risorse, avremo bisogno di pescare qualcosa. Però attacchiamo. Non è detto che blocca. Può valutare Ignis. Tra l'altro se blocca o meno possiamo comprendere quanto sia importante questo Ignis per lui, per l'oppo. Il che è importante, anche a value, perché se lo tossa così va bene. Tra l'altro posso farlo liberamente perché l'effetto è fino alla fine del turno, l'effetto di Ferry, quindi Gigantoad prende il palino lo stesso. Quindi se vi stavate chiedendo, ma così non è il palino, no, il palino c'era lo stesso. È una 5-5. Se l'oppo avesse giocato nero non l'avrei fatto. Summon fa Chocobo. Summon fa Chocobo va bene, perché quello che ci fa fare Summon fa Chocobo, apprezzo che lo possiamo tappare con Ultros, che è quello che faremo, e poi copieremo Toad oppure fa Chocobo? In realtà il nostro Fat Chocobo è molto molto interessante perché da travolgere a Toad e sarebbe fantastico barra fenomenale, quindi mi sa che è quello che faremo. Ultros, sketching su Chocobo. Potremmo anche fare sketching su terra e far diventare Toad una 7-7, però mi sembra un po' troppo aggro. Sketching su Chocobo, yes. Sketching su Chocobo, tappo Chocobo, io devo andare, cambio Lucky Taptex, domani devo partire, mi aspetta il full VOD nel canale con un fantastico thumbnail. Let's go, tappiamo fatto Chocobo, let's go, let's go, let's go. Quindi il mio entra, ti attacco con una 5-5, passo e poi il turno dovremo Town Greeter che andrà a prendere la settima terra e Kicker Merchant che dopo che avremo finito le risorse potremo fare ancestrale, ripartire da capo, andarci a trovare Realm Sketching pure il suo, quindi fa il suo Fat Chocobo. Noi possiamo fare Terra Toad una 7-7
7 e trada per il suo Fat Chocobo più un pupazzetto. Purtroppo non ho modo per proccare Ultros in nessun modo. Avessi avuto Dreams of Laguna nel mazzo, avrei fatto Town Greeter prima per cercare di macinarmelo e farlo con flashback. Purtroppo non è così, quindi quello che devo fare mi sa che è proprio offrire il trade. Potremmo guardarci in faccia per un po' di turni e alla fine tutti i Chocobo esplodono. Forse va settato ancora bene, ma si è speso. Sì, no, è sicuramente meglio. Potrei aspettare un po' di turni e tutti quanti i Chocobo esplodono. Resta solamente Gagantoad 7-7 e qualcosina ne sa. Però in realtà così pusherei anche danni con la... Cioè, se vuole tradare... Se vuole fare triple block su Toad, va bene, tutto sommato, va bene. Va tutto sommato bene. Forse avrei dovuto fare Town Greeter prima e fare la tappata e poi Merchant. Trada Chocobo per Chocobo e prende 7 danni. Interesting. Facciamo prima Town Greeter per giocare ad un counter che non esiste, attorno ad un counter che non esiste. Prima Kicker Merchant e poi Town Greeter. Maciniamo un po' di tutto, però abbiamo Summon Leviathan nel cimitero che potremmo rianimare con Evil Reawakened e rimbalzare tutti quanti i Chocobini dell'avversario. Loppo all'ultimo turno di attacco con Fat Chocobo. E se attacca con i Chocobini, Rens Sketching again su Fat Chocobo. Quindi tanti Chocobini per noi. Questi 4 danni li prendiamo to the face e attacca pure con gli altri. Potrebbe avere Precious Wanderings sugli Chocobini 3-2, motivo per cui non ci tengo più di tanto a bloccare col kicker. Tra l'altro si sta evidenziando la mano dell'oppo. Vediamo se si evidenzia adesso. No. Vediamo se si evidenzia adesso. Cerchiamo di fishare per informazioni, perché io sto trade lo vorrei fare. Lo vorrei fare. In realtà l'oppo non è tipo morto. Solo swing back? No, perché tipo c'ha un blocco con l'altro Chocobo. In realtà se fa Precious Wanderings e mi mangia un pezzo non è neanche il peggio. Perché se trovo una spell si vola. Giulio si è abbonato al Prime per 3 mesi. Thank you for the Prime subscription. È combattuto. Però è vero che l'oppo sta a 8. Riconosco che l'avversario sta a 8. Però riconosco anche che questo qui è un bel trade per me se risolve. Perché non voglio andare troppo basso. Questo è il senso. Perché adesso potrebbe fare stack. Esatto. In Summoner Sanctum. Ultros ci serve ancora? Sì. Sì, perché dobbiamo pescare qualcosa. Bow non è il massimo perché quello che fa Bow è essenzialmente non farci pescare con Kickern. E mi sa che lo dobbiamo castare per forza. Perché non possiamo prendere un turno extra, perché altrimenti prendiamo troppi danni. Però adesso Kickern mi sa che lo dobbiamo esporre. È un po' un problema, mi sa che questo game lo perdiamo così. Sono altri due attacchi con Fat Chocobo, ci perdiamo. Ho fatto Fat Chocobo into doppio run sketching. Il pet più bello di tutto il gioco. Presto avremo quello di Chandra. Non penso di potermi permettere di saccare Kickern. Kickern quello che farà sarà fare peso scarto dopo i blocchi. Adesso però sono costretto a bloccare con Kickern. Adesso sono costretto a bloccare Kickern a 3-2. È finito il tempo delle mele. Quindi quello vero esplode, va bene. Quello, la copia resta su combo di battaglia come una 4-4. Che forse saremo costretti a tradare. Dreams of Laguna va bene, vediamo cosa ci racconta l'avversario. Pesca una carta extra, ce n'ha 3 in mano, che 3 sono un po' tante. In una situazione in cui stiamo morendo, siamo solo a 12 vite, che con 3 Chocobi per terra sono troppe poche. Quindi vediamo l'oppo cosa ci racconta. Ferrier tutto sommato va bene, anche perché l'oppo mi sa che sta giocando blu-verde puro. Quindi Ferrier non va neanche a cercare il terzo colore, il che va bene. E invece montagna. Tra l'altro adesso un'altra montagna potrebbe essere un problema, però così va bene. Così va bene perché quello che faremo è... blocco. In realtà doppio blocco su un Chocobo, così lo portiamo via. E a sto punto mi sa che Ultros lo tradiamo. Potremmo anche tradare Bow. Perché il senso è questo. Io ho 2 pescate per Kickern. Adesso faccio pesco scarto con Kickern e poi pesco di mano. E quindi potrei... tipo altre 2 spell mi pare che proccano Ultros. Però se le trovo tipo vinco on the spot. Trovo... Non tanto Evil Reawakened. No, rianimerebbe Fenrir in realtà, va bene lo stesso. Stavo pensando a Leviathan, ci rimbalziamo tutto, non è il massimo. Però li leverei tutti quanti Chocobo. Però questo sta esplodendo, questo lo vorrei tradare. Bow lo potrei riequipare. Addirittura su Kickern e attaccare come un pazzo. Potrei riequiparlo su Kickern e bloccare il Fat Chocobo avversario. Mi sa che questi blocchi sono corretti. Fast damage va bene. L'oppo mi porta via un Town Greeter. No, da più 3 più 3? No, non da più 3.
vado a 8 con un solo attacco rimanente di Fat Chocobo. In realtà così non è male, perché Loppo c'ha 2 saghe per terra e noi abbiamo 2 creature vere. Quindi sta foresta la scartiamo? No, scartiamo isola perché ci serve il terzo verde per Tartarugona, che se peschiamo abbiamo vinto. Peschiamo Chocobo Kick, che dal momento che abbiamo 6, 1, 7, 8, quindi potremmo fare sia Equip di Bow che Chocobo Kick, il che va benissimo, però facciamo prima l'uno poi l'altro, giusto? Possiamo fare terra, Chocobo Kick su Ferrir, questo su questo, rimbalzandomi foresta in mano, così te lo levo e dopo equippo Bow su Ultros e mi sa che posso portare Loppo a 3 e poi Loppo dovrebbe rimanere in difesa, così perdiamo solamente da Tifa's Limit Break, che penso che ci stia perdere da Tifa's Limit Break. Deve essere esattamente quella, penso, come carta. Non penso ci siano altri modi, a meno che non fa Montane gioco Comet. Ma adesso con l'Oppo a 3 dovrebbe stare in difesa. Retrieve di Esper va bene. Retrieve di Esper così attacca con Fat Chocobo. Però adesso qualsiasi spell mi fa vincere Ultros, ma adesso posso stare io in difesa e fare Ancestral con il Kicker Merchant. Però l'Oppo fa Dreams of Laguna, insomma un po' schicci sketchy. Un po' schicci sketchy. Posso tradare Ultros? La risposta è no. No. Se attiva il Limit Break, tanto li tripla l'attacco, quindi vince anche se sta in difesa. Quindi ciao, Kami. Non ne esco lo stesso. Quindi passo. Avrei potuto spostare... No, devo spostare Bow su Merchant attaccare. E l'opera costretta a bloccare. Ho sbagliato. Ho sbagliato, ragazzi. Ho fatto un piccolo errore. Ho fatto un piccolo errore e Loppo ha fatto un piccolo Thunder Magic su Ultros. Quindi meglio così. Meglio così. Perché se avessi spostato il bow per andare al ciamblocco della 3-3, allora sarebbe stato un macello. No, neanche più di tanto, perché sarebbe rimasto Ultros 4-3, però la persona avrebbe attaccato, insomma. Adesso Loppo fa una 5-5. Evil Reawaken è tipo auto-win, perché Combattutorial è un... Combattutorial è, penso, worst case scenario, perché adesso sono costretto a ciambloccare con Kicker Merchant. Disastro, che peccato. Veramente che peccato questo game. Non posso fare Ancestral, posso fare solo pesco scarto. Purtroppo per me è trovare un'altra terra. Non so perché sto pescando così tante terre questa run. 1, 2, 3, 9, 10, 11. Evil Reawakened. Un'altra terra. Basta, veramente, non ce la faccio più. Basta. Che cosa mi hai preso? È un incubo. Tutte le terre ogni game. Non ho mai flatato così tanto in vita mia. E stiamo allo stesso 3-1. Però voglio dire, basta. Cioè, l'avevamo portato pure basso l'avversario. Ce la potevamo fare a vincerlo quel game. Ma non è che posso fare miracoli ogni singolo game arena, eh? Cioè, i miracoli a un certo punto finiscono. Sono Kami of Lucky Top Decks, non Padre Pio. Cioè, a un certo punto devi anche farmi giocare a Magic. Che diavolo, su. E dai, che sfortuna. Allora, adesso contro il Mythic numero 707. Cosa gli raccontiamo? Gli raccontiamo che questa mano ha disperatamente bisogno di foreste. Abbiamo kippato una mano simile, però avevamo la terza terra e in ogni caso mi savamo un Realms Sketch incastabile. Qualcosina con la mano la faceva. È vero che questa mano però ha Sleep Magic, quindi in realtà un po' di turni se li può prendere. Poi qualsiasi terra casta Kickern, Kickern fa pesco scarto, magari iniziamo a scartare da un Gritter, troviamo altre cose. Quindi mi sa che tutto sommato è un keep. È rischi però un keep. Ha abbastanza azione in mano. Poi ovviamente puoi semplicemente top deckare direttamente la foresta ed è fortissimo. Però qualche volta ci deve dire bene pure a noi, no? Abbiamo macinato il tartarugone, mannaggia la miseria, non potevi comparire il game prima, ci avresti fatto vincere la partita. Qui potremmo addirittura scartare Sleep Magic. No, scarteremo sempre Godosalam, giusto? Perché la terra doppia non ci serve, il turno dopo facciamo Terra Summon Fenrir. La terra doppia sconta Kickern, però è troppo lenta. Troppo lenta. Non penso che offriamo il trade per Ectise, proprio per la cosa che voglio fare sempre, che è giocare attorno
a Cornered by Black Mages da questi mazzi. Veramente ne sono ossessionato come carta. Stavo pensando se prendere il rosso e il nero. Mi sa che si prende il nero perché voglio giocare attorno al fatto che se pesco Evil Reawakened è forte. Ok? Ovviamente se pesco Gladiolus non lo posso castare. Però se pescassi il nero, Evil Reawakened sarebbe tanto tanto forte. Quindi voglio giocare attorno alla Nuts. Sì. E, insomma, al fatto di proporre qualcosa di molto forte. Però purtroppo per noi stiamo facendo ancora una volta il mirror di mazzi Blue Verde Fantasia. Mi sa che l'avversario è partito un attimo meglio. Abbiamo anche combattuto ora dentro dal mazzo. Me ne ero completamente dimenticato. Ovviamente per prima cosa facciamo una Giganttoad 5-5 e adesso non offro il trade per Fenrir. Perché adesso devo pescare. Now it's time to draw. In realtà no, devo offrire il trade perché Ignis mi leva la tartarugana dal cimitero. E adesso Ivor Reawakened non è più un bell'out. Dopo fa un'altra town, quindi il suo kicker merchant è fenomenale. Probabilmente saremo costretti a fare sleep magic su qualcosa a questo punto. Prima di tutto attacchiamo, giusto? Possiamo rampare in qualche modo? Se troviamo l'altro Fenrir, sì. Quindi faremo combat tutorial, che in realtà potremmo addirittura fare su Town Greeter. Potremmo fare così. Così che Town Greeter inizia ad attaccare in realtà, se dovessi fare sleep magic su kicker merchant. Troviamo esattamente Terra e Evil Reawakened e possiamo fare Sleep Magic su Kikirn che presto farà Ancestral, quindi è un problema. Tra l'altro fa Champ, Gagentoad e, e Ancestral e non ci tengo. E il punto è che Ignis, è vero che Ignis mi leva il target di Evil Reawakened, ma Loppo sarà pressato nell'andare tappe da 8 ogni turno, quindi piuttosto penso proprio che vorrei fare questo, sperando che l'avversario non abbia Dump and Magic, e attaccare per questo, perché sono comunque 7 danni a Loppo. E vediamo Loppo cosa racconta. Magari trada Ignis, perché non gli dà così tanta rilevanza. Trada Ignis con Town Greeter, il che sarebbe ottimo per noi. E dopodiché facciamo Vector e passo. E va bene, il turno dopo Gigantooth è una 7-7, però forse la leva adesso in qualche modo. Fa adesso il suo Stack in Summoner Sanctum. Potrebbe fare... Dump and Magic stappa Kikirn. Quindi potrebbe fare Dump and Magic, Block Sack, no. Ultros Evil Reawakened anche è fantastico. Mi sa che lo facciamo adesso stesso. Ultros, vediamo se risolve. E poi ti tappa Ectise, ti push 7 danni alla faccia. Così è triste contro ovviamente di Adamantoise, contro Syncopate che Loppo potrebbe fare, però Loppo va a 8, quindi va bene, mi sincopa Evil Reawakened, ma whatever, Swallow Belle Python, va bene, l'hai fatto. Non so perché giocate i counter nei vostri mazzi ramp, però va bene. E 7 danni a te però, vai a 8. Quindi adesso siamo ad un Gladiolus da vincere on the spot. E Loppo deve trovare una risposta a Toad. Fa Breed, fa Push su Ultros, va bene. E poi fa Stack su Gigantoad. Vabbè, se Loppo è Majin Buu e ha removal su tutto, allora è fantastico. Noi faremo un kicker e ne passeremo, nella speranza che Loppo non abbia un'altra rimozione. Vado veramente counter removal. A champion. A new champion is emerging, però noi faremo Ancestral e la faremo adesso, giusto? Così che possiamo trovare qualcosa di rilevante. E restiamo con 3 mana aperti, che sono abbastanza per fare un Fenrir. Dopo con 6 mana cosa farà? Stifle. Pazzo. Ti stiflo l'abilità. Troviamo Brainstorm e Chocobo Kick. Town Greeter ce lo siamo tolti, quindi questa Brainstorm in realtà mi sa che la slorolliamo in questo spot. Perché non abbiamo dei drop a 2 rilevanti da trovare, penso. No, abbiamo solamente tipo Gardner, ma non vorrei andare Brainstorm Locked. Ma ci vuole removal, sì. Precious Wanderings, va bene, l'hai fatto poi. Hai fatto una 2-2. Potevi attaccare Quake Ties, no? Ha giocato attorno al fatto che io potessi fare il mio Dumper Magic su Gigantoad e metterli lethal. Va bene, Black, metti un palino su Quake Ties, spazi. Va bene, adesso c'ho Chocobo Kick sulla prossima cosa che potrebbe castare l'avversario, ma Loppo ha Fight On su 2 pezzi. No, c'ha solo Ignis al cimitero. Quindi che cosa farà? Terra into... Oh, la carta più forte dell'intero set! Atraxa, Sephiroth. Fortunatamente c'ho la removal, quindi magari fa solo un 3x1. No, non farà solo un 3x1. Andrà a prendere 6 carte all'oppo. Perché fa terra, instant, creatura.
No, 7. Traver di Overworld. Quindi è solo Sephiroth. E male, molto 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 male. Grampus Ochu, va bene. E niente. Purtroppo in Best of One si muore così, si muore un po' di Flood e un po' di Atraxa. Clash of the Icons. Allora, per prima cosa facciamo questa bellissima branza e vediamo la branza cosa ci racconta. Ci racconta Summon Leviathan. Summon Leviathan non è il peggio perché mi riprende Gigantoad. Dunque è una ottima cosa, però purtroppo l'avversario si riprende Ectise. Quindi noi potremmo tenerci qualcosa in mano da scartare su Ectise. Allora, quanti mana abbiamo? Tutti questi. Quindi io faccio Chocobo Kick su Atraxa perché deve morire. Sperando che l'avversario non riesca a rianimarla, ma fretta no. L'avversario riuscirà a rianimare Atraxa. E magari morirà di... no, stavo pensando morirà di carte. No, perderemo moneta Atraxa. Quindi, removal su Atraxa, Summon Leviathan, ci rimbalziamo tutto. Però l'oppo si rimbalza Kikirn, Merchant. Però io posso attaccare con Leviathan tipo 2 turni, il che è fantastico. Leviathan dice Kraken, Merfolk, Octopus, eccetera, eccetera, eccetera. Niente di tutto questo e nulla di tutto quello. E quindi semplicemente lui avrà un Ectise in più. E devo decidere semplicemente cosa scartare di Ectise. E penso che potremo scartare una terra. Quindi faremo così. Pescheremo così. Faremo così. Tra l'altro potremmo anche fare kicker e tenerci un'altra terra in mano. Penso proprio di sì. Che faremo così. Ci riprenderemo una foresta. Yes. Faremo le Leviathan. Potremmo anche fare prima Clash su Kickern. No, lo ricasta. Chi se ne frega. Summon Leviathan. Ci rimbalziamo tutto. Mi rimbalzo Gigantoad. Faccio foresta passo con l'intenzione di scartare isola. Però così non giochiamo attorno a Ectise into Ectise. Doppio Ectise, doppio occhio sarebbe un po' un problema. L'oppo quante town ha? 5. Quindi Travel di Overworld è a 2 mana pesco 4. Ah, Evil Reawaken sulla Praxa. Va bene, l'hai fatto. Che è una 9-9 tra l'altro. Va bene. Penso che l'avversario è andato un po' più deep di noi e penso che possiamo concedere la partita. Perché alla Traxa non gli diciamo più niente. Quindi va bene. Da questo game deduciamo che il segreto per fare Mythic è piccare Atraxa e fare... no, il mazzo dell'avversario era evidentemente molto molto forte. Il problema non è quello, è che Atrax è una mitica dall'extra shit, quindi è molto difficile da trovare. Poi, ovviamente, quando la trovi, vince la partita da sola. La parte difficile è sbustare Atraxa. Quella è l'unica parte difficile. Poi il mazzo si monta da solo. Deve essere solo decentemente aperto al tavolo. Però sì, aveva tutto, sì. Ha fatto counter, removal, pesco, Atraxa, pesco, rianima Atraxa, va, letteralmente tutto. Però va bene, va bene. Spiace perché c'era stata una piccola piccola fortuna, nel senso che avevamo chippato la mano senza verde e abbiamo trovato foresta come prima pescata e quindi sai, siccome non succede così spesso, volevo, capito, treasure your beautiful moments, volevo fare treasure my moment, però va bene, kipperemo lo stesso, opponent goes first, abbiamo Town Greeter, va bene, kipperemo contro Giuliao Romao, keep 7 e vediamo cosa le racconteremo, tra l'altro ha mulligato l'avversario. Va bene. Siamo stati battuti da Sephiroth. Anche questo qui potremmo teoricamente metterlo sulla thumbnail. Mettere Sephiroth che arriva e fa mazzo quadricolore che fa una 7-7 volare tutto, guarda 10, sceglie tutto. No, io vorrei Awakened non l'aveva trovato Mick di Atraxa. L'ha pescato dopo. Non che servisse, avremmo perso lo stesso. In mano aveva 2 mana pesco 4. L'ultima volta che ho controllato a 2 mana pesco 4 è un po' forte come carta. Quindi avremmo perso lo stesso, non serviva anche Evil Reawakened. Evil Reawakened è stato semplicemente fun, capito? For fun. Oh, and by the way, there's always this. Alright. It's all yours. Opponent, ho un content da portare avanti, s'il vous plaît. Cosa mi racconti? Tra l'altro sto cercando di triggerare gli avversari con... È il motivo per cui, ecco, Ochu non mi fa impazzire. Che fai Town Greeter e Ochu smette di avere un senso. Sto cercando di triggerare gli avversari con account Moneshtola, capito? Avatar, foderine,
così magari dicono vabbè questo è uno che ha appena iniziato a giocare a Magic, è scarso, ha iniziato a giocare con Final Fantasy, è un grande amante del 14, non ci ho mai giocato, quindi non so neanche che tipo di personaggio sia, però è tutto bluff. Foresta, passo, non abbiamo trovato il blu, ci contavo tanto su questo Town Greeter per trovare le isole, purtroppo mi sa che questo qui potrebbe essere one of those games, e perché al momento la nostra mano è tipo Balam, beh, basta, però da adesso fino al turno in cui castiamo Balam passerà un bel po' di tempo, quindi faremo un po' di difficoltà. E non so neanche. Una pescata buona che avremmo dovuto fare è Ferrer, ma Ferrer purtroppo per noi è al cimitero. E Vanille purtroppo per noi è una bellissima carta, fortunatamente per noi è solamente una 3-2 che prende una foresta. E va benissimo così. Quindi stappiamo, tra l'altro la nostra Vanille sarebbe fantastica, motivo per cui probabilmente non farò Chocobo Kick su Vanille, nel caso in cui top decco isola into isola e faccio Realms Sketching su Vanille e la vita sarà bellissima perché non abbiamo troppo da riprenderci, abbiamo solo Summon Ferrier, però qualcosina, potremmo anche trovare qualcos'altro. Oppo ha 3 carte in mano, non ha il bianco, non ha il blu, quindi non sta arrivando a Traxa, fortunatamente per noi. Possono arrivare tante altre cose, potrebbe arrivare Fang ad esempio, potrebbe arrivare il ciclo di Airship Crash, anche ad esempio, tante cose potrebbero succedere. Quindi quantomeno forse l'avversario sta un po' short on play. Eccola qui Fang, l'ho chiamata. Dunque faremo removal su Fang, però per fare removal su Fang ci dobbiamo slandare, quindi mi sa che dobbiamo forfettare il sogno di fare Realm Sketching su Vanille, perché non ho proprio voglia di slandarmi. Potremmo anche fargli risolvere il Ragnarok, fargli copiare Ragnarok, cioè fargli risolvere Ragnarok e poi copiarlo, però un po' complicato. Così però se li spacchiamo Vanille e l'Oppo rianima Vanille in qualche modo, perdiamo, perché pesca una carta in più di Fang, poi fa Vanille, pesca un'altra carta, poi fa Ragnarok, è tutto un disastro. E tra l'altro non possiamo neanche essere efficient, dunque. Se facciamo combat tutorial e ce ne freghiamo, Loppo Melda Fang Vanille fa una 7-6 Vigilance Menace Trample Reach Haste, però noi se dovessimo trovare una fonte blu potremmo fare Realms Sketching e copiarlo e fare la nostra 7-6 bla 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 e tappare la sua. E quando muore destroy target permanent, return target non legendary permanent card from graveyard to the battlefield, e quindi noi rianimeremmo Summon Ferrier, l'avversario rianimerebbe niente praticamente, target non legendary permanent card rianimerebbe una terra. Quindi in realtà fare combat tutorial non è neanche il peggio in uno spot come questo, proprio perché istigherei l'avversario a fare. Dobbiamo pescare isola, è ovviamente una giocata molto greedy, però voglio davvero giocare attorno al fatto che Loppo potrebbe rianimare Vanille. E se gioca BG in realtà è molto probabile che abbia un rianimino per Vanille. E questa cosa è fantastica, se Loppo si limita a meldare Ragnarok e noi peschiamo un'isola, che non abbiamo pescato, purtroppo per noi, quindi faremo foresta e passiamo. Purtroppo per noi non abbiamo pescato, quindi in realtà è tutto un macello. Potremmo fare Precious Wanderings e far combattere Ultros con. In realtà forse magari l'avversario non melda proprio perché è Ultros, questo è il senso. Vediamo. Ragnarok tra l'altro è una 7-6, potrei anche spaccarla a prescindere con Chocobo Kick di Ultros. Poi morirebbe, mi spaccherebbe Ultros, Loppo si riprenderebbe una foresta, anzi ramperebbe una foresta, però va bene tutto sommato. Ma anche il peggio sto Ragnarok. Fa foresta, attacca. E il problema è che si sta avvicinando a Ochu, però Ochu sarebbe una 4-4 de touch che forse più o meno potrei gestirla. Posso anche pescare isola e vincere on the spot. Pesco Fenrir. Fenrir purtroppo non risolve la situazione. Non risolve la situazione. Quindi tutto ciò che devo fare è lo stesso. Secondo me ci stava giocare attorno al top deck dell'altra isola. Voglio dire, siamo 17 carte deep e abbiamo visto una sola fonte blu. Veramente sarebbe stato fortissimo questo sketching. Sketching qua sopra. Io te lo tappo e ti inizio ad attaccare con la 7-6. Sarebbe stato fenomenale. Quindi secondo me è una giocata greedy, però è giustificata. Cioè è tutto quanto giustificato. Adesso ci dobbiamo inventare qualcosa. Innanzitutto ci dobbiamo slandare con Chocobo Kick. E ci facciamo spaccare Ultros. Quindi potremmo fare prima Fer e poi Chocobo Kick. In realtà facciamo prima Chocobo Kick. Così. Yes. Così ci spacca Ultros.
E Ultros il suo ha fatto. Ultros è essenzialmente stata una 3-2. Però si è tolto sia Feng che Van Eagle, che non è male, tutto sommato. E dal momento che Ragnarok rianima non leggendari, non può riprendere Feng o Vanille, quindi tutto quello che fare è rianimare una foresta, va benissimo. Cioè, questo tutto sommato va bene, va benissimo così. Cioè, va molto 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 bene. Fenrir, adesso ci andiamo a prendere l'altro blu. E passiamo. No attacks. Loppo può fare terra, attaccare con Ochu. Potremmo anche fare in realtà doppio blocco su Ochu. Loppo fa risolvere e... anzi no, Loppo pompa. Oppure Loppo semplicemente fa una Madu Trader. Siamo un po' sopra di risorse. Mi sa che ste Feng Vanille avevo gestito abbastanza bene. No, ovviamente Loppa di un fight on dal successo clamoroso perché lo rifarebbe. Però se anche lo dovesse rifare faremmo run sketching. Insomma, abbiamo modi per giocarci attorno. Quindi bear with me, bear with me. Oppo, che cos'hai? Oppo, what do you do? Questo qui è il premio che meriti questo game. Perdere questo game per il motivo che giochi queste foreste e paludi di Kamigawa. Ma come Kami? Tu ti chiami Kami of Lucky Dopex? Dovresti amare Kamigawa. Infatti amo Kamigawa, è uno dei miei set preferiti ever. Soprattutto campioni, liberatori e traditori di Kamigawa. Però non sono full art, non sono fighe, dai. Ci vuole un po' di stile a Magic. Allora, detto questo, cosa facciamo? Gobwe Gardener più Precious Wanderings del turno facciamo Adamant Choice oppure facciamo un Balam T-Rex infinito infinito. E per infinito infinito intendo che è una 7-7 che entra e l'avversario lo fa esplodere. Però quantomeno peschiamo una carta in più con Ferrier. Per non farmi pescare una carta con Ferrier, Loppo dovrebbe fare un pezzo più grande di Balamb e removal. No, dovrebbe fare removal su Balamb e un pezzo più grande di Ferrier. Quindi dovrebbe fare Fat Chocobo più Vein Stretchery. Chiedo, mi domando e dico. Giulia Romao, cosa mi racconti? Feng Vanille. Quantomeno l'avversario ha vissuto il dream. È riuscito a meldarle, è riuscito a fare questo. Poi si trova in svantaggio lo stesso. Adesso devi lasciare Oce in difesa, trattare con T-Rexor. Però va bene, perché una volta tolta la detach dal campo di battaglia, poi Adamantoise ha doppia Adamantoise. Adamantoise into Genova? Anch'io avrò Genova però, opponent. Avrò un Balam T-Rexor 8-8 che ti viene a trovare, opponent. Quello va benissimo, quello va tutto tuo, opponent. E scartiamo Precious Wanderings, giusto? Così il trovo facciamo Gardener into Sketching. Metti un pallino su... non ci interessa. Come batte Loppo Balantirexar un mutante 8-8 che se trada pesco 8 carte? Vince che in pratica finisco le carte nel mazzo, giusto? No, vado solo a 13, va benissimo così. Magari faccio Gobbo e Rampo e poi faccio Tartaruga tanto tanto, però Tartaruga tanto tanto, poi quando muore pescherei tante tante carte. Vediamo, vediamo. It's interesting. Sicuramente quello che deve succedere è Realms Sketching su Genova. Oppo, che succede? Che succede, amico? E T-Rexor ovviamente attacca, lo trado con la detta. Cioè, potrei anche fare questo. Potrei persino fare questo. Però che cos'ha di rilevante questo? Non troppo. Tra l'altro Loppo riprenderebbe un Ectise, farebbe altri... No, dobbiamo fare la giocata simpatica. Quindi Genova, copio, combat, pompo T-Rexor, attacco. Tu trati con la death touch, prendi 7 danni o pesco 8 carte. Seems worth. It seems worth to me. Così opponent ha trample. E no, perché l'opponent voleva pescare 2, perché aveva messo il pallino su Ectise. Però ragazzi non lo fate, perché Ectise non usa Horror Mutant. Genova dice che pesca solo durante il tuo turno. Whenever a mutant you control dies during your turn. Quindi Loppo voleva pescare 2 carte, però in sostanza non c'è riuscito. Noi facciamo un Gobbo Gardener, passiamo. E Loppo adesso deve trovare un modo per sacrificare i suoi stessi pezzi. In realtà ce l'ha, potrebbe mettere un pallino su tipo Ochu o Gardener e attaccare con 3 Namazu Trader e sacrificarselo e fare Scray 2 e pescare 2 carte. Il che sarebbe rilevante. Infatti vedi, forse ci sta arrivando Loppo. Attacca così. Se attacchi così opponent prendo. Vado a 13. Ah, c'è arrivato Loppo, c'è arrivato. È arrivato Loppo, è arrivato. Però si è sacrificato la Death Touch, il che non è inconsequenziale. Ah, non fa niente di tutto questo? Opponent. That doesn't seem smart, opponent. That doesn't seem smart, opponent. Puoi pomparlo per diventare una 5-5, ma as a matter of fact adesso ti bloccherà con Genova.
vuoi dare più 3 trample va bene lo stesso. Muori da T-Rexor. Into Adamantoise. Into another T-Rexor. Giusto? Opponent. Opponente. L'unica cosa è non provare a fare doppi blocchi su Ochu e fargli pescare carte extra. Dopo l'ha vista la giocata, ci ha pensato e poi non l'ha fatta. Potrei anche prendere questi 3 danni, ma no, cioè non è così scontato che abbia pescato la trick, eh. Cioè, può avere top deckato la trick, però non è così scontato che abbia top deckato la trick. Tanto se avesse top deckato Chocobo Kick l'avrebbe fatto su Ochu. Se pompa Ochu e basta, ha perso. Poi è costretto a bloccare con Genova. Può fare removal sul suo stesso Ochu. Può fare Vein Stretchery sacrificando Ochu e ammazzando. No, non fa niente di tutto questo. Fa Vein Stretchery post combat. Ma sarebbe stato corretto in ogni caso sacrificarti. Ah, hai top deckato Fight On e ti riprendi Vaniglia e Fang. Quella sarebbe una bella pescata. That will be a great idea, opponent. Anch'io lo farei se fossi in te. Che hai trovato dalla cima? Di cosa ti ha blessato la cima del tuo mazzo? Fight On su Fang Vanilla. Va benissimo. Va bene così, opponent. It's not a problem. It's not a problem. E fai vaniglia e ti riprendi occhio. No, ti prendi l'altra vaniglia. Ok, questo è tosto. Basta essere blessed, opponent. Cioè, c'è un limite al blessaggio, ok? E poi passi. E poi fai palude e poi passi. Ok. Però, Clash of the Icons mi sa che vince la partita. No, non vince la partita, però fa un bel po' di danni. Però Loppo poi melda vaniglie. No, deve aspettare un intero turno per meldare vaniglie. Tra l'altro, perché non si è preso vaniglie? Perché non ha preso vaniglie che riprende vaniglie e ha preso palude? What is happening in here? Io ho 4 e 3, 7, 1, 8, però se faccio Clash non posso fare Adamantoise. But who cares, perché tanto farei Balamb. Quindi facciamo sempre questo. Non ci sbagliamo. Facciamo sempre questo combatto con questo. Boom. Combat, pallino su Balamb, ti attacca Balamb, ti manda a poco. E poi il turno dopo muori. Poi faccio un altro Balamb. Bambalamb into Bambalamb. Bambalamb come se piovessero. E qui l'avversario è stato un po' outvaluato. Complice questo realm sketching che non è stato buono la prima volta, però la seconda sicuramente sì. Loppo non ha un brutto mazzo, Genova, Vanille, Fang, belle cose. Ci ha detto fortuna che Loppo ha mulligato a 6. In realtà ha mulligato un po' di meno perché, come vedete, Ochu in realtà in questi mirror non fa granché. Fa Fang, va bene. Adesso che non c'è più Genova non può neanche fare la trick di Ocho e Namazu, quindi non può neanche pescare carte extra, non può fare praticamente niente, può concedere dalle creature tramplanti e basta. E Ragnarok, ovvero il meld tra Fang e Vanille, è semplicemente un po' troppo lento in questa posizione. Quindi buono, un'altra victory portata a casa, 4-2, sto draft è tipo una maratona incredibile, veramente non finisce più, durerà infinito, la chat stessa è andata a dormire. Adesso contro il Mythic numero 110, cosa ci racconterà la sorte? Si chippa mai questa mano? Absolutely yes. Abbiamo Ferrer di terzo, sperando di non scartarci Balamb. Vorrei di no, vorrei pescare Isola per fare Brainstorm, però Foresta va bene lo stesso. Foresta, it's fine. Si clonano tartarughe qua. Il che è extra funny. No, Loppo passa con sincopetta aperto. Quello va bene, opponent. Quello va benissimo, opponent. Stappo, pesco, terra, Ferrier, prendo il blu, passo. Prendo il blu, go. E se Loppo attacca, prendo. Faccio combat tutorial su Ferrier. Penso di sì. Tanto c'ho 3 vite di Bambalam, però contro Grixis la vedo un po' complicata. Shinra Reinforcements va bene, macina 3 for no value e noi peschiamo la tartarugona. E io non posso fare delle creature in questo spot, a meno che non faccio Brainstorm e faccio tipo una Perfect Brainstorm, il che la vedo un po' complicata. Dovrei trovare o Town Greeter o l'altro Fenrir per poter mettere un pallino su una creatura. Un po' difficile, piuttosto farei combat tutorial. Così prenderei un po' di danni. Potrei anche lasciare Ferrier in difesa volendo. Voi vi avrei dovuto pescare un secondino prima. Potrei anche lasciare Ferrier in difesa. Però se lascio Ferrier in difesa l'avversario fa removal. Il che però va bene. Sì, certo che devo lasciare Ferrier in difesa. Questa è una mano lenta. È una mano control questa. C'è un mono spell. In qualche modo riusciamo a farcele valere.
Panamazu Trader, va bene, questo vuol dire che pesco una carta di ferie, però purtroppo siamo un po' sotto con il board. E Balam T-Rex non ci risolve più di tanto, perché entra, Loppo fa removal, ci prendiamo un bel po' di danni. L'alternativa è fare Bow più Merchant. Bow più Merchant in realtà risponde a un bel po' di problemi questa mano. Quindi mi sa che è esattamente quello che faremo. Giocare attorno a rimozione, perché non ci tengo a prendere tanti danni, tanti troppi danni da Black Mage's Rod e cose di questo tipo. Tanto ci sarà tempo per fare Balam T-Rex, il turno dopo possiamo fare Brainstorm into Terra Balamb, volendo, e se Loppo dovesse fare una minaccia importante abbiamo Sleep Magic, potremmo... Sajin va bene, Sajin se mai dovesse diventare rilevante allora avremo Sleep Magic da farci sopra. Side Quest Card Collection è una carta di Magic. È una carta di Magic, ci fa un danno, però quantomeno, almeno l'avversario si è tolto il Treasure. La parte sfortunata è che prima o poi dovremo farci una removal su questo side quest card collection, perché si flippa quando l'avversario avrà 8 carte al cimitero e purtroppo per noi ci è quasi arrivato. Io qui la vorrei fare una brainstorm perché non voglio missare l'endrop, e se poi dovessi missare l'endrop, so be it. Però l'endrop l'abbiamo trovato, quindi mi pare una brainstorm abbastanza fair. Tutt'al più possiamo mettere una creatura in cima che non ci scarti Loppo, col mono scartino. Piuttosto voglio tenere Ultros in mano perché se Loppo fa Ectise lo scarto. Quindi potremmo fare una cosa del genere: terra, tartaruga, e tenere Isola in cima. E fare terra, Balamb, go. Non mi sembra un brutto turno. E passiamo. Con l'intenzione il turno dopo di fare Sleep Magic più Balamb. Volendo. Oh, Primal Odin. Primal Odin è un problema, sicuramente. Soprattutto se dovesse venire rianimato. Purtroppo per noi... avremmo dovuto fare la tartaruga adesso, in realtà. In realtà ho sbagliato, questo top. Perché avremmo dovuto slammare la tartaruga adesso. Cosa che è un gran problema. Possiamo fare Sleep Magic su Primal Odin, ma Primal Odin in realtà lo possiamo anche trovare con Bart Bow. A meno che l'avversario non gli dà imbloccabile. Però come fa a dargli imbloccabile? Non c'è un modo nel blu per dare imbloccabile. Cioè c'è Jill Shiva's Dominant, ma sta al cimitero. Cioè il flip di Jill Shiva's Dominant. Target creature can be blocked this turn. Dovrebbe darli volare in qualche modo, ma mi viene solamente l'equipment bianco, quindi dovrebbe fare pianura a quell'equip ed equipparlo. La vedo un po' complicata. Dovrebbe dargli travolgere, ma non c'è modo di dare travolgere nell'Ingrixis. Quindi in realtà Odin semplicemente trada per Bart Bow, quindi non voglio spenderci una removal sopra. Questo è il senso. Quello che possiamo fare è Terra, Balamb, Ultros. E questo turno in realtà è stato sbagliato perché dovevamo slammare Tartaruga. Questo è il senso. Anzi, quasi che avremmo dovuto fare pesco scarto di Kikirn e scartare Ultros. Forse sarebbe stato leggermente meglio. Quindi vediamo l'oppo cosa succede. Ricordo che Primal Odin, se connette questo turno, noi perdiamo la partita. Lui però deve connettere, non Sajin. Non può dare imbloccabile a Sajin. E il turno dopo pescherà 2 carte, io perderò 2 vite. Ma whatever, andrò a 21 e l'oppo stapperà con 5 carte in mano. Vediamo se li dà imbloccabile in qualche modo. Stranamente. Vediamo se Kami farà una brutta figura. Farà Sorcerer Schemes. Ah, ok. Sorcerer Schemes su Ice Magic si riprende in mano. No, fa Scorpion Sentinel e si riprende in mano Odin. Così che mi ammazza un altro pezzo. Giusto, questo è il senso. Quindi sì, alla fine finiremo a fare Sleep Magic su Sajin. Però è anche vero che adesso... Ah, tra l'altro adesso quello che potrebbe fare Loppo, cosa molto intelligente, molto smart e molto devastante per me, è far risolvere il trigger di Primal Odin e poi fare Ace Magic su Primal Odin. E quindi in ogni caso farmi perdere 2 vite e poi ricastare Odin e spaccarmi un pezzo. E tra l'altro mi spaccherebbe addirittura Tartaruga se arrivasse a 9 mana. Adesso ne ha 7 e quindi dovrebbe fare terra-terra. Però siccome il turno dopo sta pescando altre 3 carte, non è così impensabile. Penso che faremo un po' di difficoltà a vincere questo game. Mettiamola così. Anche l'attacco, dal momento che ho fatto Scorpion Sentinel, tra l'altro non possiamo neanche attaccare con Balam T-Rex. Quindi è un po' complicato questo game. Non vedo molti out per vincere. Dobbiamo tipo fare tartaruga, Loppo spacca Balam T-Rex e vediamo. Da quel punto vediamo. Quello che è sicuro è che al momento possiamo fare questo. Se avessimo slammato tartaruga un turno fa, adesso avremmo potuto attaccare con tartaruga, sì.
Avrebbe preso un sacco di danni, però andava bene lo stesso. Loppo fa risolvere il trigger. In risposta al trigger faccio Ice Magic, faccio la giocata più scontata del mondo. Non penso che possiamo mai battere Sorcerer Skills. Just, oh, and FYI, we can never defeat this. Quantomeno Tartaruga un turno sopravvive. Va bene, andiamo a 19 perché prende un danno ad Avantoise. Quantomeno le nostre vite sono protette. Quantomeno prima o poi pescheremo, non lo so, un modo per pushare danni con Balamb. T-Rex che dovrebbe essere un bellissimo Gladiolus. Possiamo menare con Balamb? No, fa doppio blocco con Sentinel e Trader. E ce lo porta via. Ah no, giustamente perché i danni sarebbero andati su Damantoise. Ah, disastro. Ah. Mi dimentico sempre di quello che fa la tartaruga. La leggerò 10.000 volte e non riuscirò mai a ricordare. È una mitica, ragazzi, è una mitica. È un effetto troppo particolare. Sì, dovevamo assolutamente attaccare con T-Rexor. Purtroppo non l'abbiamo fatto. Opponent. Adesso l'opponent farà Odin su T-Rexor e sarà un problema. Va bene, opponent. Va bene. Ok, mi hai spaccato la 6-6 e poi pescare altre carte. Sempre, ovviamente Primal Odin è una bomba abominevole in questi matchup. Tartaruga attacca sempre, giusto? No, prima di tutto facciamo combat tutorial. Però su cosa? Potremmo farlo su Bow, così blocca le 4-4 liberamente. Anche se in realtà Bow vorrebbe tradare con Odin se dovesse attaccare. Perché altrimenti... No, in realtà Odin non attacca mai. I danni vanno ad Adamantoise. Quindi sì, possiamo mettere il pallino su Bow. Anche se Bow me lo leva con Ice Magic, Sorcerer Schemes, quindi... E se... Potremmo mettere lo stesso su Adamantoise così ha una vita in più, tecnicamente. Volendo? No, mettiamolo su Ultros. Ultros ci piace. Eccolo qua, Gladiolus, amicizia e Evil Reawakened. E nulla di tutto questo fa niente. Vabbè, Adamantoise ti attacca, giusto? Sotto danni a te. Quindi vedi cosa devi raccontare loro. Racconti un cian blocco di Black Mage's Rod. Va bene. Puoi anche bloccare con tutto ma non cambia niente la sostanza. E poi faremo Terra Spacco Kikirn, che costa coincidentalmente 6 mana. E passo. Va bene, Zantetsuken. Ocelot, abbonata al Prime per 3 mesi. Attualmente nel decorso di 3 mesi. Thank you for the Prime subscription. E let's go. Purtroppo Ocelot, questo game non penso che lo porteremo a casa. Mettiamola così. Mettiamola che triplo Primal Loading è un po' imbattibile in questo spot. Magari l'avversario non se ne accorge. Oh no, l'avversario se ne è accorto. Va bene. Va bene. Magari troviamo una rimozione per Odin. Ah no, giustamente se usa una removal per Odin la persona in risposta fa Ice Magic. Quindi è una combo che non posso mai battere. Adamantoise prende 4 danni, fa 12. Io spacco Kikir Merchant e pesco 3. Però è anche vero che adesso, se dovessi pescare il rosso, Gladiolus farebbe un bel po' di danni. Purtroppo il rosso l'abbiamo trovato però è tappato. Il che va male, tutto sommato. Realms Sketching, però non lo possiamo fare su Primal Odin, però lo possiamo fare su Adamantoise, il che va benissimo. Quindi Realms Sketching su Adamantoise attacca con Adamantoise. E ti tappo... Forse Odin stesso, così Adamantoise deve essere bloccata e mi pare che quella sia la giocata. In realtà non avrebbe mai fatto blocco con Odin e me lo rimbalzo in mano perché ci tiene a pescare queste due carte, quindi è concettualmente sbagliato. Non tartaruga, è una giocata. It is a play. Ti attacco, vediamo Loppo cosa racconta. E vi ricordo che adesso, siccome è un effetto di sostituzione, la mia tartaruga di colpo ha 20 vite in più. Perché i danni che le vengono inflitti adesso vengono spostati sull'altra. e quindi in realtà quello che succederà adesso, io i danni li metterò su questa perché non voglio dare, magari la persona non sa il ruling. Ah no, adesso ovviamente non li posso spostare perché i danni vengono assegnati solo su lei. Quindi terra rossa. Potrei fare Sleep Magic su un Sajin 4-6. Perché non dovrei? Perché non dovrei? Devo, assolutamente devo. Va da sé che devo. Se l'avversario fa Ice Magic, Odin gli esplode, basta, ma penso proprio che l'avversario si riprenderà Odin in mano.
E passiamo con Precious Wanderings aperto, giusto? Chocobo Kick non ha senso farlo su niente. Potrei farlo sull'altro Sajin. Chocobo Kick, maybe. Però l'avversario. In realtà forse finirò per farlo su Scorpion Sentinel perché leva più toughness dal board. Dal momento che il turno dopo le tartarughe trampleranno. Tra Gladiolus e Precious Wanderings. Va bene, hai fatto Premaloading di nuovo. Però il punto è che se fa Premaloading di nuovo in realtà ha perso dalle tartarughe. No, perso no, però deve bloccare con tanto. Quindi forse devo fare kick a prescindere. Ma in realtà il mana ce l'ho. Quanto mana ho? 5 e 10. No, mi manca un mana per fare Wanderings più kick più Gladiolus. No, ce l'ho a prescindere. Però mi perderei un landfall. Sì, questo risolve. Opponent. Hai fatto. Hai fatto il tuo infinito, va bene, vado a 15, non me ne frega niente. Opponent, hai pescato tutte le carte del mondo, ma le tartarughe si incazzano adesso. Le tartarughe ninja. A meno che non trovi terra, sei per intervention. A quel punto sei più forte te. A quel punto sei fantastico. Però poi c'ho Evil Reawakened, la rianimo la tartaruga, opponent. Non ne esci mai. Ti ho loccato di tartaruga, opponent. Oltre che fare infiniti tesori. Non me ne farò assolutamente niente degli infiniti tesori, però, tecnicamente. Retrieve the Esper. Va bene, opponent. L'hai fatto. Quindi non fai Odin. Questa sarà la tua downfall, opponent. Perché se non hai... No, questa è la tua downfall, opponent. Questa è proprio la tua downfall, opponent. Soprattutto se attacchi con Sajin adesso. Mi sa che ha perso, tipo. Sbaglio. Va bene. Indovina a quale tartaruga prenderai i danni? Questa. Quella a destra. Che succede con un mana? Che fai con un mana, opponent? Push random. Push random, l'hai fatto. Perché hanno tutti quanti push attaccato alle mani, non so per quale strano motivo, ma hanno anche perso gli avversari. Va bene, quello l'hai flippato. Dunque, my turn. Yes, terra. Terra. Terra facciamo tutto. Quindi terra. Gladiolus. Ops. Ops, opponent. C'è un problema. C'è un Gladiolus sized problem. Questa prende trampolo, opponent. Questa prende trampolo, opponent. Questa combatte questa con questa. In realtà non cambia niente perché anima il pupazzo in risposta, quindi ci riprendiamo terra in mano. Yes. Non cambia niente, però noi abbiamo altri tramplanti in più. Con Precious Wanderings ci fa un altro P3 random. Motivo per cui attaccheremo anche con Bow, attaccheremo tutto. Mi sa che è Lethal forse. 10 sono 26 danni. Sì. Ah no, non è Lethal, dipende da come blocca. Dipende da come blocca l'opponente. Però quello che è sicuro è che perderà tipo tutto il board. Quindi per vincere dovrà fare... Boh, non lo so. Questo basta? Così sono 8. Good game, opponent. Sono 8 e 3, 11. No, così non vinco. Però perde tutto. Giusto? Sta a 8. Tramplano 3 danni di Adamantoise così. Quindi tanto vale semplicemente salvare Barsbow e fare questo. Quindi ci andiamo a prendere... Ci andiamo a prendere una foresta. No, una palude. Diamo più 2, un pallino sulla tartaruga. Più 2 alla 3-3. E ti muore tutto, opponente. Però sopravvivi. Choose a creature to take damage. Le ha 10-18, opponent. Vai a 3. La 1, la 2 o la 3. Facciamo un nice all'avversario. Nice, opponent. Ah, gioco Final Fantasy, sono a Mythic, grindo Mythic, gioco Grixis, gioco solo Grixis, faccio solo blu rosso, solo blu nero, solo sempre gli stessi colori, faccio perché voglio fare Mythic numero 1. E invece no, e invece arrivano le 2 tartarughe tramplanti che fanno... E così si fa Mythic, ragazzi. Non con Grixis Sorcerer Skills. Prema loading, me lo rimbalzo in mano 1000 volte. Blu nero. Good game, opponent. Good game, opponent. 2 tartarughe for the win, opponent. 5-2, 5-2, ragazzi. Clonando tartarughe su arena, ragazzi. Let's go to the next. C'è della follia in tutto questo. As always.
As always, quando si parla di kami ci sono mazzi assurdi. Dr. Buggles, cosa ci propone? Basta pescare i colori mancanti. Mythic Drafter brutally mocked by Clone the Turtle. Sta mano non fa niente. No, sta mano la dobbiamo ligare. Ho preso dei keep rischi in questa run e siamo qua. Percy, thank you for the subscription. Sei il primo in assoluto che si è abbonato per 4 mesi. Sei il primo. You are the first, the very first. Dobbiamo ligare. Dobbiamo kippare questa mano, yes. Dobbiamo mettere sotto Clash. Clash in realtà, Clash con Gobu è tipo combo wombo. In realtà mi sa dobbiamo mettere montagna sotto. Vi spiego perché. Perché in realtà la montagna è ridondante. Le terre le troviamo con Brainstorm e la foresta essenzialmente. E Clash è un 2x1 con Ferrer. Quindi dobbiamo kippare così e fare Vector passo. Queste board si vedono solo da Kami. Solo da Kami. L'unica parte potete vedere tutto questo ed è solo da Kami. Pensa che adesso se lo rolliamo Brainstorm un turno? No, in realtà no. In realtà la facciamo adesso. Stappiamo e facciamo Brainstorm, vediamo una carta in più. Però poi potremmo fare solamente Gobue. Così se non troviamo la foresta ci siamo Brainstorm loccati. Però quello che potremmo trovare è anche Balamb. Andarci a prendere un verde così e shufflare Gobue, che non sarebbe il peggio. Il vantaggio di questo è che se troviamo foresta slamiamo Ferrier. Però se slamassimo Ferrier non potremmo lo stesso fare Ferrier più Clash. E prendere una foresta in più, però a quel punto tutto sommato va bene. No, mi sa che si aspetta. Si aspetta. In ogni caso non lo vorrei slammare di terzo. Quindi ora si fa Brainstorm. Ora è il momento di fare Brainstorm. Ora non possiamo aspettare più. E troviamo questo. Troviamo questo. Una carta di queste sarebbe shufflata. Leviathan Clash è un'idea. Io shufflerei Ultros, che non fa assolutamente niente su questa mano. E quindi farei così. E farei Foresta Gardener. E passo. E il turno dopo Ferrer shuffla la seconda carta dalla cima. Sperando che l'oppo non faccia corner by Black Mages. Garland va bene. Garland tutto sommato va bene. Tuttavia non possiamo fare un clash profittevole. Perché non possiamo farlo combattere con Gardener. Giusto? Social for a basic land card, put it on the battlefield tap, then shuffle. Però il turno dopo facciamo Ferrir adesso. E il turno dopo ci riprendiamo tutto con Leviathan, compreso Ferrir. Quindi in realtà prendiamo Forest ovviamente. In realtà è una ottima cosa questa. Soprattutto se l'oppo dovesse fare, che ne so, Cold Mountain Chocobo e gli leviamo il Chocobo permanentemente. Potrebbe fare removal su Gardener, questo sì, sicuramente. Potrebbe fare Circle of Power, che è forte, però è solamente una Divination, perché la 0-1 la leveremo adesso, con Leviathan. Quindi tutto sommato va bene. Tutto sommato va bene, va bene. E ovviamente non attacchiamo, semplicemente slammiamo Leviathan e basta. Potremmo fare anche Clash, levarli Garland for Forever. Però non ci tengo più di tanto. Preferisco fare doppia Rampant Growth il turno dopo con Fenrir e far combattere Summon Leviathan. Che non penso che mi levi a meno che non ha trovato Corner. Adesso. In ogni caso avrei Fenrir da far combattere. Perché l'alternativa sarebbe fare... No, non c'è alternativa. Semplicemente non c'è alternativa. Semplicemente l'unica alternativa da fare è questa. Terra, Leviathan. Non posso neanche flottare un mana verde prima perché non me ne faccio assolutamente nulla. Quindi facciamo questo. Riprendi Garland in mano. Io faccio una 7-7. Allora... Select the replacement effect to apply next. O gli metto un pallino. E quando entra add lore counter. That counter enters in an addition. Posso un counter on it. Quindi se faccio questo, il mazzo lo stesso, quindi non cambia assolutamente niente. Passo. Se dovesse fare il corner dell'avversario, almeno in ogni caso io mi sono ricomprato Fenrir e quindi vedrei una basica in più, che non è il peggio. L'oppo si limita a fare Garland e poi corner. No, Garland Sheer Reinforcements. Così va bene. Così va bene. Così va bene. Warmap non fa niente. E attaccheremo un turno in più con Summon Leviathan, giusto? Con Clash facciamo Combat. Pesco.
L'oppo non farà niente. Balam tra l'altro è ottimo. Crash ne può fare one or more. Potremmo anche mettere un lore counter su una saga che control, ma non ci tengo particolarmente. Quindi faremo semplicemente rimuove un counter, però ci leviamo l'unica rimozione. Ah, non possiamo fare Balamb più Clash. E questo è male. Però io vorrei attaccare un turno di più con Leviathan perché vedrei una terra in più. Vedrei una carta in più, il che non è sbagliato. Potremmo fare... però anche Balam lo vorrei fare. Balam ci terrei a farlo. Che sfortuna non avere il triplo verde per fare Balam più Clash. E attaccare un turno in più con Leviathan. Che si fa? Potremmo fare Balam e basta. Non mi entusiasma. Lo vorrei fare questo Clash. Se possibile. Poi Balam entra come una 7-7 e quindi va fuori da Light of Judgment. E adesso ci andiamo a prendere il terzo verde così. Non è sbagliato, tutto sommato. Non è sbagliato fare questo Fenrir al posto di Balamb. Quindi ci andiamo a prendere un'altra foresta. Dopodiché facciamo Clash. Questo e questo, yes. Questo combatte con questo. Rimuovo un selenino da qua. Dopodiché World Map Isola Passo. Ok. Loppo fa terra con 6 mana a disposizione. Farà... Mi deve stupire. Circle of Power è decente perché un altro c'ha un blocco, quindi non è male. E Ectise. Ectise mi sa che scarterà una terra. Mi sa che è un po' ridondante questa terra. Quindi ci andiamo a prendere una terra con warm up e la scartiamo e andiamo a prendere una isola che non ci serve a niente. Yes. Peschiamo una terra. Attacchiamo con entrambi i pupazzi. C'è modo per dare travolgere loro? No. Li attacchiamo con entrambi. Pesco. Di Summon Leviathan. Pesco una Gigantoad. Va benissimo così. Oppo fa Champ. Prende 3. Ok. E poi facciamo Balamb. Bambalamb. Gardener. Passo. Terra passo? No, terra no. Terra la tengo per un altro occhio. Volendo. E in realtà mi sa che l'avversario ci ha grindato perché 6 carte in mano, quindi facciamo un po' di difficoltà a chiudere l'oppo. Adesso che Leviathan esplode, Fenrir esplode. Però Fenrir pesca un'altra carta. Stiamo vedendo un sacco di carte. Prima o poi troveremo i nostri Kicker Merchant e faremo Ancestral pure noi. Però siamo ad una rimozione dal perdere. Cioè, sì, tutto bello. Sì, abbiamo rimbalzato tutto. Sì, abbiamo pescato tante carte. Però Sephiroth Intervention. Dopo c'è un bel mazzo però, un bel control. Circle of Power, Garland, Ectise, tutte quante le carte facevano 2x1. Persino l'umile Shira Reinforcements, in virtù del fatto di aver guadagnato 3 vite. Prompto into removal è bella atroce. Pronto Cold Mountain Chocobo. Attenzione, il video di ieri torna immediatamente alla ribalta. Il peggiore dei casi. Però Balam T-Rexar, yet another Balam T-Rexar non mi dispiace. Quindi pesco una carta di Ferrier. Va bene. Finiti da non aver fatto terra il turno prima, perché adesso non posso fare spell. Non posso fare T-Rexar e Gigantoad. Quello che posso fare è sicuramente attaccarti per 7, opponent, e mandarti a 9. Ok. L'oppo non aveva la removal per qualche strana motivazione. E poi facciamo T-Rexar. Poi facciamo Gadosalam. E poi passiamo. Avrei voluto fare una Toad, ma ci rassegneremo. Toad alla fine sarebbe stata già bloccata all'infinito, a meno che l'avversario non avesse fatto... a meno che noi non avessimo top deckato Gladiolus, quindi tutto sommato non è che cambiava così tanto la sostanza. Rosico tuttavia se fa scartino, se fa Poison the Waters, me la scartava la mano. Quello sì. Però l'Oppo che non ha removal in mano, gioca rosso-nero, ha pescato 20 carte e non ha visto 0 removal, un po' antistatistico opponent. Quindi ci avrebbe detto un po' di fortuna. Attacca con la 3-2, prendiamo. Ho 22, non ci può interessare di meno. Sicuramente non mi farò levare Balam da suplex. Opponent, stai tranquillissimo così. No, non esiste che mi fai suplex. Puoi fare un altro Cold Mountain Chocobo e fare un'altra 2-2. Fai tanto vantaggio, ma sei anche tanto morto dopo. Quindi non te lo consiglierei, opponent. Se è possibile. Cosa mi racconti con 5 carte in mano? È finalmente esploso. Ti fa riprendere Circle of Power. Però perdi altre 2 vite, opponent. Però pesca 2 carte, quindi potrebbe trovare una risposta. Va bene.
Ah, fa un altro treasure, quindi adesso può trovarla. Sì, Sephiroth Intervention. Già. L'ha trovata? Sephiroth Intervention adesso sarebbe un po' greve. Perché andrebbe a 9, poi tornerebbe a 3 con l'attacco di Balamb. E poi a quel punto peserebbe il fatto che io non avessi fatto Toad. Ma in realtà Toad era sempre corretto non farla. Era sempre corretto giocare attorno ad un altro occhio. Perché non è solamente un occhio contro questi mazzi. È giocare attorno ad un occhio e giocare attorno a Marlboro. Ha due modi diversi. Il nero per farti scartare una carta dalla mano. Quindi è sempre corretto tenere una carta in più, una terra in più per proteggere la carta che tu vorresti castare. Sarebbe stato controindicato solamente se avessi top deckato esattamente un drop a 6 e ne ho due. Avevo solamente il secondo Balamb e Gladiolus perché la Vaiatan già l'avevo fatto. Quindi è corretto così. È corretto tenere la terra in mano e non poter castare Toad nel caso in cui top deck è un drop a 6. L'Oppo ha trovato removal o non ha trovato removal? Una delle due. Po- Tra l'altro qualsiasi cosa funziona, pure Vein Stretcher funziona, letteralmente tutto funziona. Quindi deve solamente castarle, deve solo avere il coraggio di targettare una creatura e castare la removal. Sta forse decidendo se fare adesso Vein Stretcher sulla 6-6 oppure aspettare. No, fa Sorcerer Schemes su Suplex. Però così avversario opponente ah no, perché hanno lifelink le pedozze, ok. E poi fa Suplex su Gardener solamente per riprendersi le vite di lifelink. Bello, mi piace questa giocata. Mi piace perché mi sa che così sopravvive Loppo. Sono 13, sì, così sopravvive Loppo. Deve bloccare con tutto, però sopravvive. E Toad adesso forse sarebbe stata lethal. Town Greeter non lo è. Town Greeter cosa può macinare di rilevante? In realtà niente. Niente che interagisca con il cimitero. Non abbiamo né Dreams né altre spell con flashback. Quindi dobbiamo semplicemente attaccare. L'avversario lo facciamo bloccare. Con tutto tra l'altro. Perché se non muore. No, con tutto no. Può lasciarsi una 0-1 in difesa. Che è corretto, tra l'altro, per Loppo, lasciarsi una 0-1 in difesa. Perché non c'è un blocco in più per una creatura appiedata che potrebbe avere Loppo. Ce l'aveva il suplex. By the way. Oh, and by the way, Loppo ce l'aveva. Tra l'altro adesso, tra doppio Sorcerer Schemes, sarà molto divertente per Loppo. Perché potrà continuare a lupparle. Loppo ha fatto un mazzo bellissimo, tra l'altro. Concedetemi di dire che Loppo ha fatto un mazzo bellissimo. E quindi Pupazzo lo facciamo sicuramente, Town Greeter lo facciamo sicuramente, ci macineremo delle spell belle però ce lo faremo bastare, esatto, letteralmente tutto, e Terra la potremmo tenere per Gladiolus in realtà, quindi passiamo. Siamo macinati il secondo Ferrer e Adamantoise che sarebbe servita a tanto. Adamantoise penso sia tipo insta win contro Rossonero perché il suo obiettivo è chiuderti di danni di ping. E sì, è vero che muore da removal, ma removal le deve fare prima sui Trexor, che non è detto che le trova. Quindi Tartaruga avrebbe messo The Final Nail into the Coffin. L'hai trovata la removal adesso, opponent? È arrivato il momento? Forse è stato un po' greedy l'attacco del Ciocobino il turno prima da parte dell'Oppo. È arrivato Cornered by Black Mages, quindi insospettabilmente Town Greeter è stata una pescata più che decente, in realtà. Dopodiché potrebbe fare Sorcerer Schemes, Terra, altro Corner by Black Mages, volendo. Ma comunque sia Sacrei Gigan Toad e perderebbe dai T-Rexor, quindi all'Oppo serviva una Sephiroth Intervention. Avremmo perso on the spot perché ricordo che l'Oppo ha doppia Sorcerer Schemes al cimitero, quindi le continua a luppare all'infinito. E una Sephiroth Intervention, in realtà sono infinite Sephiroth Intervention, e quindi avrei semplicemente perso e basta. Fa Dark Knight Great Sword e non avrei mai avuto abbastanza tempo per poter chiudere la partita prima che l'avversario luppi infinito. Sto facendo questo lotto per... good game, solamente come show off. Vabbè, abbiamo vinto, va bene, però questo così è come si drafta la versione ideale di Rossonero, quindi un momento didattico. Rossonero vuole fare questo nella versione grindy. Rossonero può essere montato in diversi modi, può essere montato in una versione aggro, una versione mid-range. Questa qui è la versione control, che vince facendo i Circle of Power per andare in vantaggio e con gli 0-1 pingare l'avversario e quindi chiudere così. Removal, doppio Sorcerer Schemes per lupparle all'infinito, perché le Sorcerer Schemes possono riprendersi le une dalle altre dopo aver fatto il flashback e quindi ritornare dall'esilio. Quindi il mazzo dell'avversario in realtà è bellissimo,
quindi Loppo è uno che ne sa di sto limited, e abbiamo vinto perché se c'è uno shortcoming del suo mazzo sono le creature tramplanti. Non ha modo per gestire i T-Rexor, cioè abbiamo battuto l'avversario andandolo a colpire nell'unico soft spot del Loppo, che era letteralmente, cioè l'avversario può anche recriminare e dire potevi vincere solamente se facevi 2-6-6 tramplanti, ed è letteralmente vero, cioè se non avessimo avuto 2-6-6 tramplanti avremmo perso. E probabilmente il mazzo dell'avversario neanche perde dalle 6 tramplanti, perché da qualche parte nel mazzo ce l'avrà le Sephiroth Intervention. È stato semplicemente un caso che non le abbia pescate. Comunque, contro Jace the Mind Sculpture, chippiamo un'altra mano dubbia. In realtà non è dubbia perché abbiamo Balam. Quindi Balam, oltre ad essere una Wincon, si duplica anche come, come una foresta. Nel caso in cui tu non dovessi avere le foreste. Oppure le peschiamo naturalmente e quindi facciamo foresta passo, giusto? Sì, ha voglia. Balam ce lo teniamo. Abbiamo una nombo tra Bow e Leviathan, però ce ne faremo una ragione. E giusto, ce lo teniamo, sì. Lo casteremo Balam prima o poi. Li voglio, contro Blu Nero li voglio tutti Balam. Quindi Foresta ne abbiamo trovato un'altra, ottimo, fantastico. Possiamo permetterci di andare a trovare il rosso prima, perché vi ricordate prima quando ho preso il nero piuttosto che il rosso, perché volevo trovare Evil Reawaken, adesso voglio trovare Gladiolus, assolutamente sarebbe fantastico Gladiolus in questo spot. E quindi cercherò di congiurarlo dalla cima del mazzo, perché Gladiolus è un ottimo modo, come abbiamo visto anche nelle altre run, un ottimo modo per battere rosso, blu-nero, pardon. E potremmo anche fare Bow Chocobo Kick. Il problema di Bow Chocobo Kick è che non prenderemmo il plus one plus one counter di Ferrer, e tra l'altro non saprei se voglio veramente spendere Chocobo Kick adesso, quindi piuttosto mi limiterò a fare Toad passo e prendere 2 danni extra da Dragoon's Wyvern, ma ce ne faremo una ragione. Adesso Loppo potrebbe fare removal su Toad, però in ogni caso noi pescheremo una carta in più. E Gladiolus è arrivato, tra l'altro. Tra l'altro Gladiolus, oh, and by the way, è arrivato, quindi adesso avrà Trample Toad. Però non lo possiamo slammare. Quello che dobbiamo fare è sicuramente attaccare, vedere l'avversario come ci unblocca, se ci unblocca, oppure potrebbe anche prendere 5 danni. E poi faremo Bow per primo per giocare attorno a Syncopate. In realtà potrebbe ci unbloccare col ratto e poi fare Syncopate da uno in più e levarmi Bow. Però se lo dovesse fare in realtà io ci starei, tutto sommato, che mi levi Bow. Va bene, se mi fa Syncopate, anche perché adesso si dovrebbe spaccare il treasure per farlo, quindi non è il massimo. E mi sa che passiamo piuttosto che fare questo Chocobo Kick. Mi tengo aperta la possibilità di fare cantrip di Trexor. Fa Dreams of a Laguna. Va bene, opponent. Hai lagunato. Hai lagunato, farà un po' di vantaggio. Il treasure te lo puoi spendere. Puoi fare un drop a 6. Puoi fare una spell rossa. Puoi fare una spell verde anche. Potevi anche giocare sul tie poop. Sul tie poop così. Sono un po' late, ma buonasera. Stiamo giocando l'ultimo game, Axel. O facciamo 7-2 o facciamo 6-3. It's long the do. Quindi vediamo dove ci porterà tutto questo. Loppo fa una 3-4, passa. E non voglio scartare Balamb perché se scarto Balamb, prendo terra e poi top deck un'altra terra, faccio Gladiolus, l'avversario fa counter, abbiamo tipo buttato via la partita, quindi stappo. Pesco terra naturalmente e mi sa che continuerò a non fare... Farò semplicemente attacco con Toad, terra, attacco con Toad. Terra attacco con Toad. In realtà Toad te la darebbe per Namazu e Weaver. No, in realtà va benissimo. No, stavo dicendo Toad prende Trample. Però te la darebbe per Namazu e Weaver va bene tutto sommato. Va bene, lo prendo. Sto 2 per 1 lo prendo. E poi ci facciamo cantare T-Rexor. Spendi treasure per farlo. Ah, oppure T-Rexor risolve. Va anche benissimo così. Vuol dire che Gladiolus sarà ancora più incentivato a risolvere. Cosa deve fare Loppo? In realtà può fare tante cose adesso, tipo Sins, Spires Punishment. Però fortunatamente abbiamo Sleep Magic per quella carta. Quindi tutto sommato va bene. E purtroppo non possiamo fare Gladiolus. Dobbiamo fare Sleep Magic. Non possiamo tra l'altro fare Summon Leviathan perché Sin è un Leviathan, quindi non verrebbe rimbalzato in mano. Potremmo fare Chocobo Kick, ma sul Tai è risaputo per rianimare le sue creature over and over again. Quindi tutto quello che ci limiteremo a fare è probabilmente solo Combat Tutorial su Trexor e Sleep Magic passo tipo, però facciamo così.
Potrebbe avere +1/+1. Quello potrebbe essere un disastro. Peschiamo doppio però. Prima di tutto peschiamo doppio. E snap resolve, quindi dovrebbe andare bene così. Sleep Magic qui sopra. Tanto Loppo, a meno che non ha una fight, ma la fight è una uncommon, Sin non si stappa. Dopodiché attacchiamo. E adesso se ha +1/+1 stappa è un macello. È un macello. Perdiamo la partita on the spot, però non penso di poterci giocare attorno, quindi attacco. E se Loppo ce l'ha... Congrats. cosa ti devo dire? Congrats. E facciamo Gardener passo. Gardener passo tenendo Foresta in mano. Sì, Sleep Magic è perfetto con Leviathan Assassin. Opponent? Ma Leviathan vorrei non castarlo questo game. Chocobo Kick, va bene. Questo è il downside. Il downside è che sarebbe rimasto con la 7-7 per terra per avere un... va bene. Dopodiché? Final Days. Mi sa che Loppo sarà punito per questa cosa. Sarà punito perché faremo lui. Poi andremo a prendere il nero di Vector. Sì. Il nero della trampola a lui. La foresta della trampola Gobue e attacco. E tramplo pure con Gobue. Sono 8 nani tramplanti, Loppo va basso. E poi in ogni caso ho Summon Leviathan per rimbalzare tutti quanti i token del Loppo. Per vincere così, tipo, volendo. 4 Loppo, con tanti in bocca al lupo. Quindi assumendo, perché adesso Gladiolus esplode, no? Assumendo che Gladiolus esplode, Gladiolus è snap esploso, che non era così scontato, Gladiolus è snap esplode, potremmo fare Summon Leviathan, faremo Summon Leviathan, in by the way, faremo Summon Leviathan. Però Loppo quante creature al cimitero? 2, quindi farebbe un altro Final Days, però poi entrano tappate, prende un sacco di danni. Loppo ha 4 mana liberi, ma li userà per Dreams of Laguna, quindi non penso che countererà questo. In ogni caso ho Gobbo per terra, quindi non può in ogni caso farmi Syncopate. Potrebbe fare Swallowed by Leviathan. Sarebbe ironico fare Swallowed by Leviathan su Leviathan. Avrei dovuto fare ovviamente un mana in più di Gobbo, però va bene, lo castremo adesso. Loppo a Dreams of Laguna, spaccando il treasure, fermo terra, passeremo. Va bene. E Loppo deve trovare qualcosa. Perché adesso, anche se dovesse fare una removal su Leviathan, deve trovare innanzitutto un blocco per Leviathan. O una removal. Addirittura scarta Ultimicia. Perché ci avrebbe bloccato e basta. Fa occhio, va bene, mi scarta foresta. Quindi il blocco l'ha trovato. Però adesso in ogni caso Gardener è un clock di 2 turni. Un Swiver. Ok. Quindi ha Uber top deckato l'avversario. Ma va bene lo stesso dell'Uber top deck. Tra l'altro posso equipare Bow, sì. Quindi equiperemo Bow e faremo doppio attacco. E poi faremo Kicker e ne passeremo. Così non giochiamo attorno a Syncopate da 1. Però ragazzi sa pure Syncopate da 1. Cioè ci ho messo nella croce. Quindi così va a 3. 3 non è tanto. Così va, resta questo. Noi ne faremo Merchant. E in ogni caso se fa Syncopate da 1 resta con 0 carte in mano, quindi va bene così. L'importante è che non stappa Sin. Finché Sin resta tappato la vita è bella. Quindi non possiamo lamentarci. Resentful Revelation, va bene. Loppo consultai grind, ovviamente grinda. Fa grinda tutto quello che può. Però deve trovare una risposta alla tartaruga. Sarebbe poetico vincere con la tartaruga per terra. Opponent, cos'hai? Treasure Cruise? Evil Reawaken su Ultimicia. Mi sa che siamo morti? No, abbiamo un Chocobo Kick. Abbiamo un Chocobo Kick, ma non lo possiamo castare. No, lo possiamo castare, che sto dicendo? Certo lo possiamo castare. Chocobo Kick. E meno male che lo possiamo castare. Stappo. Quindi, quello esplode. Adamantoise. Tra l'altro Foresta rimbalzo Chocobo Kick e ti attacco tutto, giusto? Quindi tartaruga, terra, Chocobo Kick, con Kicker, qua. Mi riprendo una foresta. Perché se top decco Evil Reawakened per Gladiolus c'ho un landfall in più. Quella esplode. Io ti mando a poco e tu devi top deckare, opponent. You need to top deck, opponent. It is time, opponent. Sul type up è fantastico, opponent, però devi battere questa tartaruga. Cosa deve trovare Loppo dalla cima? Non lo so. Un altro Sin probabilmente. Combat Tutorial è molto forte come pescato. Ma non basta. Così deve fare
Deve fare Rianimino sul Timisha, Removal, e combattutore into Separate Intervention su Adamantoise. Potrebbe essere un modo per riprenderlo perché va a 4 adesso. Poi può permettersi di andare a 3 e ci bloccando con Wyvern, però poi deve top deckare altro. Insomma, alla fine i top deck finiscono. Cioè, non si può top deckare per sempre. Ah, non può fare Separate Intervention, by the way. Oh, and by the way, deve essere overkill. Perché ha 5 mana l'op. Anzi, no, che cosa sto dicendo? Adamantoise War 3. Ragazzi, non imparerò mai questa carta. Perdonatemi. Opponent. Può fare Ice Magic su Adamantoise. Questa è l'unica cosa che può fare. Può anche concedere l'op. Che maratona, però ce l'abbiamo fatta, ragazzi. 7-2. Un altro trofeo portato a casa con... Mazzo, quanto è durata sta live? 2 ore e 43. 2 ore e 43, un mazzo. Ho anche timore a caricarlo questo video perché la gente mi manderà sonoramente a quel paese. Però ragazzi, Blue Verde Tartaruga. Yours truly, Blue Verde Tartaruga. For the win. Letteralmente esarca Splinter Twin. 2 tartarughe, cioè se già una tartaruga hai vinto, 2 tartarughe è imbattibile. Quindi bellissimo, tutto bello, tutto fantastico. Le removal non servono in questo gioco visto che praticamente non ce l'avevamo. Cosa avevamo di removal? 1, 2 maybe e 3 tipo? Ah, 3? Ah no, 4 no, le removal ce l'avevamo. Piuttosto non servono i drop a 2. Buonasera, buonasera. Come al solito arrivo tardi, è andato bene, però tanto lo troverai domani il video, spero domani o al massimo domenica. Lo troverai su YouTube e quindi potrai riprenderti perché è veramente un draft è lento, è molto lento. Questo qui è un draft a tartaruga, a ritmo di tartaruga. È durato 2 ore e 43, ma abbiamo vinto. C'è lo spoiler, purtroppo te lo devo fare per forza, a meno che non ti dicevo chiuditi lo stream per non spoilerarti. Dovevi essere spoilerato per forza. Quindi facciamo claim, siamo limitless, limited, siamo delle limited legend adesso, abbiamo vinto 6 buste e 2200 gemme, facciamo un po' di unboxing, apriamo un po' di bustine di Tarkir, vediamo cosa troviamo, cosa avremo first piccato. Easy Jeskai Shrine Keeper. Cosa first piccheremo da questa busta di Tarkir Dragastorm? 20 gemme. Caustic Exile. No, in realtà RuneScale Starbrood lo prendo leggermente sopra Caustic Exile. E adesso apriamo un po' di buste di Final Fantasy. Vediamo cosa ci dice il destino. Omega. In realtà White Mage Staff. I pro prenderebbero White Mage Staff e forzerebbero bianco aggro. Però noi non siamo i pro. E quindi prenderemo Omega. Barza e Boko, ovviamente carta broken. Easy primo pick da questa busta. Questa mitica sarà Buster Sword. Easy Buster Sword. Ok, quindi stiamo aprendo un bel sealed, ragazzi. Buster Sword, Barzemboko. Ritratto il bel sealed. OP Steam è tipo il nulla. Una 2-2 lifelink incastabile. Poi apriamo. Ok, ritiro tutto il bel sealed e finito così. Giocheremo un sealed con 2 carte. No, forse 3. Urza è tipo la carta blu più forte dell'intero set, più performante dell'intero set, quindi ci piace. Andremo blu e Buster Sword, tra l'altro, con Urza per terra tappa per blu, quindi abbiamo un rampino a 3, attenzione, chiamato Buster Sword. E Golbez, tra l'altro, pure fai Golbez, poi Buster Sword, fai Surveil, insomma, ne sa, cioè, ha del senso. Quindi niente, complete 100 limited events, prendiamo una bustina e siamo ufficialmente dei Dauntless Drafter. Torniamo alla schermata iniziale, torniamo al fatto che siamo arrivati finalmente a Diamond Tier 4. Ragazzi, si è fatta l'una, si è fatta una certa, e quindi direi proprio che è arrivata l'ora di abbandonarvi, di andare tutti quanti a nanna. Spero che vi sia piaciuto questo draft, lento ma violento. E arrivederci alla prossima.
Lucky Top Deckers, non so quando streamerò, però vediamo, perché adesso tutto quanto il weekend sono impegnato con lavori di ristrutturazione a casuccia, che è anche il motivo per cui non ci sono stato questi giorni, sono stato poco presente, però vi auguro una buona notte a tutti quanti e arrivederci alla prossima Lucky Top Deckers. Baci e arrivederci a tutti quanti.